Eccomi, eccomi, buonasera. Aspetta, così è un po' meglio. Buonasera, buonasera a tutti, buonasera a tutti, buonasera. Allora, qualità fonte, ok, perfetto, questo mettiamolo in grande. Fammi vedere se funziona, se metto così. Direi che siamo perfetti, che dite? Magari ritaglio un pochino la mia cam, faccio un po' così e magari anche un pelo così e mi sposto così. Siamo belli, magari mi rimetto un po' di petto qui. Bellissimo, bellissimo. Buonasera. Buonasera, come va? Tutto bene, dai. A parte il fatto che sono andato in bagno più di quanto avrei voluto, tutto bene. Tutto, tutto bene, sì. No, ok, le dimensioni dello schermo sembrano corrette. Perfetto, tanto qui ancora non è partito niente e siamo qua. L'audio del desktop non c'è perché... Ok, eccolo qua. In realtà se io adesso mi metto le cuffie, magari non sentite più il rientro. Vediamo. Ho collegato le AirPods. Aspetta che le ricollego. Però non me le sta usando come uscita audio. E mo come faccio? Le avevo utilizzate, sono sicuro. Fuck. Un tavolo buono che conosco il proprietario. Ma certo. Sakura, che bello festeggiare con questa live insieme a tutti voi, grazie mille. Un attimino, eh. Ah, me le segna come disconnesse. Aspetta un attimo, vediamo se faccio così. Ah, dice come associato, ok, datemi un attimo. Buonasera in tedesco, buonasera. Ok, sentite tutto bene? Mi vedete ancora fluido? Perché ho visto un piccolo scatto quando l'audio mi è passato nelle orecchie. Ci stiamo dentro? Va tutto bene? Sentite tutto giusto? Vedete tutto giusto? Sentite che pompa. Forse è un po' troppo alta l'audio. Però magari è alto per me, non per voi. Cioè, alto per voi e non per me, scusatemi. Prima abbasserei, infatti adesso ve lo abbasso. Perché per me è proprio da sottofondo adesso, in realtà. Com'è così? Facciamo anche un po' di... Allora, vi dico già che domani mattina non ci sarà la live. Non ci sarà la live perché domani sera c'è il Future Game Show e magari seguiamo quello domani sera con una live domani pomeriggio dalla fiera. Quindi domani mattina mi dirigerò direttamente in fiera e vedremo di fare tutto quanto con calma. Grazie mille a Darty McFlame nel frattempo per i 9 mesi, a Crazy Dog XXL per i 51, a Marigold per i 20 mesi e Light Train che è partito. Rinnovate per il treno, signori. Rimango qui fino a venerdì. Io non sento differenza sulla tua voce. Ok, perfetto. Cioè, mi sentite bene? Sentite il sottofondo musicale? Ti porto a vedere la zona Genshin, vedremo domani che cosa c'è e che cosa non c'è. Allora, mancano 13 minuti al pre-show e io ho speso, pensate amici ascoltatori, ho speso ben 12 euro per assaggiare con voi dei dolci tipici tedeschi. Qui c'è qui ce n'è uno, ed è, eccolo qua, sembra fatto di noci e cioccolato. Non saprei bene definirlo. Sembra interessante e simpatico. Vedete, c'è un retro e gli do subito un morso per vedere di che cosa sa. Ah, allora. È il sughero, sì. Oh, che figo! Mi è venuto fuori la tendenza vicina. A schermo.
È buono. Sono tantissime mandorle. Se uno qui è lontanamente allergico muore, probabilmente, però vi devo dire, è buono. Razzor, è scritto nel titolo, sono a Colonia. È buono. No, non ho speso 12 euro solo per questo ne costava 6. Buono però. E devo dirvi, la signora non parlava una parola di inglese. Prendere da mangiare è stato più difficile che in Giappone. Non sto scherzando. Ah, ho cenato prima. Sporco il cioccolato comunque. Ho cenato alle 6. Qui i posti sono fatti per me. Fanno orario continuato dalle 11 del mattino alle 9 di sera. Ho mangiato con questa bistecchina piccolina e un'insalatina. L'ho pagata 15 euro. Era molto piccolina, però devo dire che tutto sommato era ok. Manderò la foto poi dopo ai sub, perché ovviamente questa webcam non rende. Come alle 9 di sera? Sì, fino alle 10. Salutami tutti, Ricky. Io rialzo la temperatura, che qua ho freddo in questo posto. Io non ho veramente idea come sia possibile. Ho segnato 26 gradi qua e fa freddo. Freddo. Eccomi qua. Aspettative per la Gamescom? In realtà non ho grandissime aspettative, perché che cazzo vi aspettate? Cioè, ditemi voi cosa vi aspettate questa sera? Annunci bomba? Sinceramente non mi aspetto grandi cose, perché questo 2023 è già stato molto importante. Il 2024 ha già parecchi titoli annunciati. Non credo che ci sarà un trailer di Elden Ring. Secondo me, finché non esce i robottazzi, non vedremo niente di Elden Ring, non vedremo nient'altro da From Software. Non avrebbe senso per loro distrarvi. Comunque rinnovate per il treno, ragazzi, dai, date una bella rinnovata, che qui siamo in caduta libera con le sub. Avete 20 secondi, rinnovate. No, finché non esce Armored Core, ma esattamente come Microsoft non ha parlato di Fable finché non è uscito per bene Forza Horizon, perché gli sviluppatori sono gli stessi. No, abbiamo perso il treno. Vabbè, ricordatevi di rinnovare, dai. Grazie Sakura per i 100 bits. Mi sono perso la settimana scorsa. Chi ti ha invitato alla Gamescom? Nessuno. Sono venuto da solo. Mi fai sentire poco importante. Vabbè, mancano 8 minuti e allora apriamo il secondo pacco, che la signora non aveva voglia di vivere, però si è messa a impacchettarlo di merda. Guarda, se ha fatto questo lavoro qua, probabilmente avrei fatto un lavoro migliore io, per avere poi questo coso qui. Che sembra anche questo un fatto di mandorle con una base di cioccolato, però sono veramente curioso di prenderlo. Cioè di assaggiarlo, vediamo. Secondo me avrà lo stesso sapore dell'altra cosa, però più duro, più secco. Solo mandorle hanno in Germania, ma hanno un sacco di robe strane. A parte il fatto che ci sono circa 5 panifici nella stessa via, però c'erano anche mosche e api che banchettavano sopra i dolci. Quindi non è che mi abbiano dato proprio questa gran voglia di... Col è il nome di Colonia in dialetto. Ah, in tedesco è Colm. Ah, vedi. Questo qui è il loro duomo, credo. Credo che questo qui sia il loro duomo, perché vedi che c'è la
di quelle due torri. Le vespe sui dolci è un classico in Tereschia. Vabbè, che dobbiamo fare? Non è quello, è l'altro. Nel senso che non è questo il Duomo, però l'immagine credo sia quella. Vabbè, io cerco di non fare un disastro qua. Ah no, beh dai, non è... Allora, alla vista sono mandorle di qua e di qua. Non so dirvi se è cioccolato. Sa di bruciacchiato. Non lo so che cazzo è. È veramente duro. Probabilmente se lo tiro contro qualcosa faccio danni. Vabbè. Oh. Allora, sa di detersivo. Grazie Truscal per i 6 mesi. Credo sia pan di zenzero. O una roba che ricorda il pan di zenzero. Voglio assaggiare questa scritta anche. Vediamo. La scritta di zucchero è buona. La scritta è buona. Lo mangio perché dopo questo lo do al buon Serino che lo voleva assaggiare. Mi mangio l'altro. Terrificante. Buon punto. Ciao gatto, buona serata anche a te, grazie mille. Grazie anche a Vinci per i 22 mesi. Mamma mia. Che schifo. Proprio non... Detersivo. 4 minuti. Quindi mi raccomando, domani state tuned. Credo. Non so a che ora, ma forse già direttamente domani mattina cercherò di farvi la live dalla Gamescom. Va bene? Ledo, ciao gatto, seguo sempre in pasta. Oggi passo al volo per salutarli in live dalla platea del LOL. Oh! Ti farò sapere come appare Geoff dal vivo. Ma che bello, grazie mille. Salutamelo, eh. Ci vediamo domani? Paul, buonasera, grazie per i 10 mesi. Grazie a Pete per gli 81, buonasera. Il gusto rispecchia l'estetica, ma in realtà esteticamente non era male. Sarà Gamescom giovedì. Dai che ci vediamo, ragazzi. Cazzo, tutti qua siete. Fammi pulire la bocca con quell'altro. Ah, comunque ho bevuto una bottiglietta d'acqua, 2 bottigliette d'acqua da 0,25. Ok? Erano così. 2 sciottini erano. Un bicchiere così, un altro. 1,10 euro l'uno. Vacca puttana. Fammi mangiare questo. Questo sa di mandorle. Allora, sapete cos'è questo? Ve lo dico io. Avete presente i cereali Special K? Quelli con i cereali e i pezzettini di cioccolato, quando li mangiate così senza latte, pressati. È quello lì pressato. Li avete mai mangiati? Tipo muesli. Si sente che mastico, do fastidio? Mi devo mutare? Non ci ho pensato.
Comunque connessione tutto bene? Tutto a posto? Siamo lisci? Mi vedete bene, fluido? Adesso vi faccio vedere questo perché adesso partirà qualcosa, quindi ecco qua. L'audio a posto? Magari vi alzo un po', adesso vediamo cosa succede. Comunque sì, è come mangiare quel muesli lì. Ups. A luce invece come siamo? Posso accenderne una. Non va. Perché non va? Ah, perché io ho staccato la corrente a quella, non alla TV. Oh. Faccio vedere una cosa figa adesso. Il telecomando della mia TV. Funziona. Si è accesa. Vorrei rispegnerla però. Ha funzionato. È stato molto bello quando l'ho scoperto. Eccoci qua. Yeah. Forse un po' troppo. No, di qua. No, era meglio prima. Eccola! Peggy 18. Come l'audio? Oh no. È lui o sono io? I'm Kyle Bossman. I'm your host for this pre-show. And Ciao, I realize Kyle. a confusing thing about this is that È lui? the opening night live pre-show is not live. This is pre-recorded. If you don't believe me, watch this. All right, we shot this days ago. The purpose of this pre-show is just to provide you with bonus trailers, interviews, general tomfoolery to pass these remaining minutes that lead up to the big Ha detto che era show. casa sua, sì, e che lo show, il pre-show è registrato. I cannot think of a better way to kick Sì, this sì, thing grazie per i off 3 mesi. than with Ok, a però vorrei brand new alzarlo un po' per trailer me. for Streets of Rogue 2. Allora, quando alzo il volume si impalla purtroppo lo stronzolo. Che scusa. Welcome to the City of Dreams. Bello. Where anyone can get a fresh start. Abbiamo già annunciato City of Rogue 2, Where no? a corrupt president enjoys a bit too much power. Vabbè. Well, sometimes you just have to go rogue. But remember, there can only be one president. Welcome to the streets, where anything is possible. Niente gameplay? Ah, ecco.
Streets of Rogue 2 is an immersive open-world sandbox dialed up to 11. Be who you want. Write your own story. Non ho mai giocato And l'uno, you mi sa, can do perché non all of aveva it l'italiano. with friends. Non è proprio Stardew Valley. Streets of Rogue 2 is coming to Steam in 2024. Add the game to your wish list. Great to see you back. Now, for this next part of the pre-show, I was hoping to talk to you all about something incredibly boring. Psych. Here's some more trailers. Take me Okay. forward, no matter the danger. Un altro Metroidvania birbante. Ah, dici che trail? No, So is this world. no. Me ne sono godute comunque queste cose. Give our people one last hope. A champion to defeat this calamity. I am sorry to push that fate upon you. Non so cosa ho mangiato, però era buono. This place is beautiful. Hello, sister. Kel, is that you? This is not quite how I imagined our reunion, Nima. You should not have come here. There are dark forces at work in these forsaken lands. Let me help you, brother. Leave. Let me help you, brother. I still care about you. Kel, brother, listen to me. Tanto mi hanno dato delle bottiglie d'acqua qua. Non c'è scritto il prezzo, quindi ho dato per scontato fossero gratis. Now, I realize even this far into this show that you might think I'm just some guy who hijacked the broadcast, and I don't blame you. So to prove that this is all legitimate, here is the host of Gamescom Opening Night Live himself, Jeff Keighley. Hello, Kyle. Grazie a Batisco Jeff, per i 51 we're mesi. now minutes away from Opening Night Live beginning. What sort of huge announcements should we all be expecting to see? I think you can expect to see a lot of great games on stage. This is not a show driven by huge, shocking, surprise, one more thing announcements. When you really think of the history of ONL, we've always had kind of meteor looks at games that are announced in the show, and that's sort of continuing that tradition this year. There will be a few cool announcements throughout the show, but generally we're showing like a lot of really big games because this has been an amazing year for games, and the next 2 or 3 months is especially going to be insane with so many È sempre più releases. So triste you'll la see stuff stanza on in cui è Call of Geoff. Duty È più bella la Modern mia Warfare 3, e sono in un Assassin's Creed hotel. Mirage, Alan Wake, so many other big games that are coming out later this year. But yeah, primarily focuses, as Nintendo likes to say, primarily focused on, you know, announced games coming in Q4 or 3 or 4 or something like that. So yeah, I definitely would set your expectations that we are not going to shock and awe you with surprise announcements today. When you say meteor, though, that to me implies more than just a trailer. The good news is when you're not just announcing games, you can also showcase, you know, gameplay. And that's the constant battle always happens where people want some CG teaser for a game coming in 5 years. But then they also want to see real gameplay and real games. And like, you're going to see 10 minutes of Modern Warfare 3 tonight. You're going to see, you know, gameplay on a bunch of other games, and like real in-game footage because these games are close to release and almost finished. So that's kind of the advantage that I think we can go a little bit deeper on some games too. Riuscirò a So bere actually, da it's one of questo. those things I miss about E3 was when they would just have like a long stage demo. They're just like, here's the game, we're playing it right now. Yes, and that's what, like, those old Call of Duty demos at E3 were always great, and we, you know, we can't do that stuff at Game Awards to do, you know, super long gameplay demos, and here we definitely can show some raw footage. We have lots of trailers too, but yeah, I think hopefully people will. Non è Morelli, è Morelli see lui. an in-depth look at some games that they're looking forward to. Loro audio 20, di 30 sync? games will all be there. It's a big show and lots of gameplay to see. Have a great time at the big show. Thanks, Kyle. Ah, per me non This sono show's a big delayati deal, too. loro. We love having you host the pre-show. Forse and we're perché ho le excited cuffie to be on Bluetooth? stage for Open Night Live in just a couple minutes. Holy moly. That was a good interview.
let's all take a minute to cool off now with another brand new trailer. È problematico per voi l'audio? Vedete desincato? Ditemi perché mi tolgo le cuffie, eh? Inizia alle 20, senti, questo è il pre-show. A me è sync. Il loro labiale, non il mio. Se sentite basso ve lo posso alzare. Oh mamma mia! Questo non credo fosse normale. Cos'è? Badlands 4? Mi hanno dato un gioco gestionale così che sembrava caruccio. Endzone 2. Allora, seppur faccia cagare quest'acqua, me la devo tenere da conto, quindi eccola qua. Thank you, Endzone 2. Ciao, I've Dabone. always said this. Any video game trailer with a bus in it is going to be good. You can't prove me wrong on that. And if you are just joining us, welcome to the Gamescom Opening Night Live pre-show, where we're just hanging out on my couch, Com'è il watching some labiale? cool trailers and pre-taped interviews with Jeff Keighley. And we're not even halfway through all of the trailers I have to show Era you. la live il So desync che let's stavo guardando check su out YouTube. a couple more. Quindi tutto a posto? Ok, perfetto. I look like a fucking tour guide. Gioco VR. A Pallet Storm. Madonna. Poi Tracia, buonasera. Purtroppo spesso posso seguire solo in passo, ma voglio ringraziarla. Grazie mille a lei. Ho detto che compro il biglietto per entrare del 24. Sei andato oggi perché domani ti fai in giro a vedere qualcosa di bello? No, perché io posso entrare da domani. Io torno a casa il 24. No, 25 torno a casa. Io ho l'ingresso VIPS. Assen, buonasera, grazie per i 31 mesi. Who knows what you'll accomplish? Add a drop or two of magic and set off for adventure. Will you reveal the heart of our magical island? Scusatemi, che mi stanno scrivendo una cosa molto interessante. I'm so sorry. Those two trailers kind of blurred together for me. Which was the one where you killed that Buonasera guy Assen, and then grazie stuck per i up your 31 middle mesi, finger grazie at him? Sparingbag per i 68 e Is quel Bulletstorm Simone, VR? proprio Got it. quello. Thank you. Grazie per i 6. So this is my third time hosting the Gamescom Opening Night Live pre-show. La And Gamescom already comincia we've developed a domani, in couple of realtà comincia traditions. ufficialmente stasera One, con questa general live che awkwardness. parte tra, non ho più un orario qui, tra 14 minuti. And then two, the top 10 reasons to look forward to Gamescom Opening Night Live. Attenzione, la top 10 per Number vedere 10, che there's cosa, just cioè something per nice seguire qua. about seeing a futuristic, shiny, reflective black stage with absolutely no streaks on it. Number 9, Madonna. Assassin's Creed Mirage. Number 8, the big games you already know will be good. And then the number Okay. 7 reason to look forward to Gamescom Opening Night Live is the weird games you never heard of before. Ok. I like those weird trailers. Those to me tend to be slightly Ricky, more ma interesting than the quanti sure mesi siamo? things. Siamo a Number 66, 6, grazie Sonic mille, grazie alla News. Celia per i Jeff 61. Keighley is showing up to Gamescom Opening Sì, Night questo è il Live pre-live, ragazzi. with Sonic News. News about Sonic the Hedgehog. Grazie a And let me tell you, On there's no way React. it's bad. Ragazzi, tutti voi che subate e Whatever it resubate, is, punto it's esclamativo not going to Telegram, be perché adesso vi bad mando un news. pochino di This foto, would dai, ve le probably mando be subito. number 1 for me, but I'm trying to be objective with this list. Number 5, the raw thrill of a developer saying we can't wait to share more. Number 4, Alan Wake 2. This game's coming out in October and they haven't shown Dove siete? too much yet. I expect they're going to show something kind of big tonight. Arrivano, Number 3 eh? reason to look forward to Gamescom Opening Night Live 2023. It's free. Number 2, Tekken 8 Certo. and Mortal Kombat 1. Officially speaking, I cannot rank one of those games higher than the other one. So if I have to put them in the same Aspettate che ci sono box, anche i miei video that's in a powerful mezzo. box.
And the number one reason to look E non forward to credo che Gamescom vi Opening Night interesserà Live probabilmente, ma 2023 sono is entrato in that una hands chiesa. down, this is going to be the best Tuesday night of the summer. And please don't be like, nah, not true. I went surfing on a Tuesday. We don't care. We're talking Ecco qua. about all of us combined. Inviate. Collectively, this will obviously be the best Tuesday night of the summer. Because they know how to party on a Tuesday in Cologne. Trust me. And do you know what else sounds like a party? Subatevi seventh ragazzi, guest dai che VR. recuperiamo il drop. So Mi let's farebbe watch a molto trailer piacere for that. recuperarlo. E dai che ci saranno tanti eventi e tante cose che faremo nel corso del tempo. Built a house and filled it with his toys. 6 guests came one night. Their screams the only noise. Oh, interessantissima questa cosa qua. Just that. They're rumors. Stauf has spent his fortune wisely. Never mind the Oh, Dreary. ok. Don't you think? Burden. Maybe you've seen me on Broadway. Regrettably not. Oh, I'm bored. I'm going to the kitchen. Wait! We shouldn't go walking alone. This is a game, nothing more. One of us is going to win that prize money. I say, every man for himself. Nothing but queens. Apparently, there's more to this than I thought. No one came out that night. Not one was ever seen. But old man Stauf is waiting there. Crazy. Scusatemi, domani mi attende una cosa molto interessante. E che non ve lo posso dire fino a domani. So one of my responsibilities as a pre-show host is to pop up È che in devo between trovare scary alcuni games. titoli che non mi ricordo come If you si have two chiamano. scary games back to back, there's a big chance the audience could become unnerved and uncomfortable. So I'm here now to give you a chance to catch your breath, provide a nice comforting voice with a nice comforting face. And now you Grazie are a Gioco al appropriately Computer comforted. per i 3 mesi. A scary Non l'ho game. visto l'annuncio dell'Nvidia DLSS 3,5. Ma sicuramente ne riparleremo. Questo è molto noioso, è molto vero. Io non sto intrattenendo, vi chiedo scusa, però vi assicuro che ne varrà la pena la mia distrazione attuale. Assolutamente sì. Ok. Quasi fatto, eh? My favorite part of that whole thing is when he's in that dank bathroom and he shines his light into one of those toilet stalls. And like the girl from The Ring is standing there and the guy doesn't move a muscle. He just straight up does not react. That's like my ideal video game hero. What a guy. Anyway, as you could probably tell, I'm not German. So our producers thought it would be a good idea for me to educate myself properly on some Gamescom culture from an actual expert. From IGN Germany, here is Anne Wernicke. Thanks for having me. Anne, I'm so glad you're here. I have so many questions for you. What is the best way for people all around the world to keep up with what's happening with ONL and Gamescom? There's an official Gamescom live stream, and it programs in English and German. It's done by IGN, so that's the way to not miss out on the stuff that's happening. If you're in Cologne, though, and can attend Gamescom, you just go on Saturday and Sunday to inoltre la Gamescom mail anche Festival. alla mia signora, quella che mi è There's appena arrivata. stages there with musicians playing. Ecco qua, così There's vede anche food lei. trucks. There's like human social games where Eccomi you qua, have to be, scusatemi, like, in a scusatemi, soccer sono attento table adesso. thing. It's fun stuff. You should try it out. It's Scusatemi. completely for free. So Hold on, what is it? What is a human social game? you know soccer table? You play We're soccer talking about tables, foosball. right?
Soccer table. Foosball. Yeah. But in this Foosball si case, chiama? you get stuffed into it. So you are like one of the soccer people in that table. You can't move. You just stand there, go left and right, Ok. and play soccer like that. Non credo sia divertente però. What does Gamescom mean to you personally? Federica, So, grazie per i 23 13 years mesi. ago, I actually started Foosball my è il biliardino, career esatto, in the esatto. industry at Gamescom as No, a non il trainee. subbuto, è proprio il I just got biliardino. Ha detto thrown che tu sei il in, and I was personaggio, ti puoi muovere da una overwhelmed parte by all'altra everything, senza andare And avanti e to indietro. this day, Però it's non mi just sembra divertente. awesome to be reminded of that, to go there and see all these people, and I can still talk to the devs I admire there. So to me, it's kind of a happy place. I have one last important question for you. Sure. Dimmi. How do you say world premiere in German? World Actually, premiere. Weltpremiere. Oh. Pretty similar, right? I think I could do that. Yeah, do it. Weltpremiere. Yeah, man. That's World good. premiere. Congrats. And thank you so much for helping me out today. Absolutely. Thank you for having me, Kyle. Have fun at Gamescom. Thank you. All right, cool. Now I too am an expert. Please enjoy. È veramente una rottura I di know, cazzo questo pre-live. Ma va bene, dai. Menisco, ciao gattone, come sta? Si passa a rinnovare, grazie mille. Tutto bene, tutto bene. Adesso che ho ricevuto una mail speciale, ancora meglio. This is one of the great cities of the Age of Myth. Cosa spero di vedere questo evento? Questa è un'ottima domanda. Non mi aspetto granché, devo essere sincero, perché di annunci ce ne sono già stati abbastanza per quest'anno e anche per l'anno prossimo. Quindi devo dirvi, non lo so. Non riesco a capire se è un action o un RTS. Obtaining this power may end up being the reason we were sent here in the first place. If we can claim it, we can cleanse the Oryx and save our canvas. Ma va, perché GTA 6? No. What's us stays us. È Warhammer? Cioè, lo stile mi sembra quello, però non ne sono così... Tattico a turni? Non riesco a capire. No, a turni no. Sembra un RTS a me. Ciao Gabriel. Sì, vedi che è Warhammer. No, vabbè, GTA 6 arriverà... cosa arriva? L'anno prossimo, avevano detto, ma lo annunceranno in pompa magna per i cacchi loro. Non credo che lo sprechino, tra virgolette, per una conferenza minore. Magari faranno una roba ad hoc loro. Dopo tutto questo tempo credo che EA e Rockstar... Non mi è arrivata la mail? Te l'ho mandata sull'indirizzo iCloud. By 2035, Anche perché non ho l'altro. we have formed a new breed of elite special forces who are better prepared to manage these latest threats to our global societies. No fear, no retreat. No fear, no retreat. Chi è che vuole un tavolo buono? Grazie a Linea 41 per i 57 mesi e a Never per i 3. Gabriel no. Allora scusatemi. You're depleting their numbers. Try to finish them off. Hold the line. Here comes the last push. Ecco qui. E io no, Gabriel, preferisco Welcome vedere back to the qualcosa di Gamescom bello Opening qua. Night Live 2023 pre-show where the minutes are just Io lo odio. flying by. Mancano 2 minuti, non vedo l'ora che se ne vada. Lo chiamavano al telefono, ciao gattone, oggi sembri proprio un giovanotto. Adesso, grazie mille. Sonic news and things I was not permitted to talk about in the pre-show. So
this bad boy, this is about to wrap up. I have one last trailer for you. Here Sì. is Homeworld 3. My name Sembra is Imogen Samus. Sajet. My entire life has been study, analysis, planning. Today, the galaxy is Domani mattina live. Allora, alla luce di quello che mi hanno appena mandato, se ci sarà una live domani mattina sarà un po' tardi. Ok? Ragazzi, il DLC di Elden Ring è molto improbabile finché non esce Armored Core. Molto We have improbabile. been tasked with finishing Karen Sajet and the Fifth Fleet's mission. Discover the source of the anomaly and the hyperspace attacks and stop it once and for all. Parti hard stasera, sì. Ho già fatto 3 volte la diarrea oggi, Dabo. Expecting a simple shakedown cruise. Non è il mio. Non è il mio gioco questo. Già iniziato? No, mancano un minuto. I have no doubt. We will succeed. Che sono in ritardo oppure mi ha bufferato, però no, che non mi abbia bufferato per un minuto intero. Perché vedo tutto a 20 frame? È così. È la live che non è perfetta. Il sito delle magliette arriva a breve, vi faccio vedere sempre da... Vi mando un'anteprimina sugosa, sempre nel coso dei And that sub. is it. That's all I have for you here in the pre-show, which of course means that Finalmente. Gamescom Opening Night Live is now mere seconds away from starting. Thank you so much for hanging out with me here on my incredibly cozy couch. Enjoy the show. Ecco qua. Allora, vi ricordo che le polo hanno il ricamo, ok? Le polo sono ricamate, ve le mando subito. The creator of the Game Awards, Jeff Keighley. Keighley si dice? Credo che non mi vada proprio fluidissimo perché ho il monitor settato sul 4K. Hello Germany and hello everyone watching live around the world. I am Jeff Keighley Magari and riesco a welcome fissare, to the world's aspettate. biggest in-person video game event, Aspettate un secondo, vediamo. Gamescom 2023. Credo che il problema sia quello. Now, this right here is kind of like the opening Vedrò un po' di ceremonies for merda io, Gamescom. It's a ecco preview qua. of this year's most anticipated games. We call it Opening Night Live. And over the next 2 hours, you'll get exclusive new Do una looks. refresciata anche per sicurezza. And Mortal Kombat 1. But first, we're going to kick things off with the first new franchise in more Meglio? than 2 decades from a Ho legendary messo il game monitor a studio. 1080p. To help us step into the vast world of Starfield, please join me in welcoming the composer of the game. Molto meglio, ok, perfetto, fissato. Immaginavo che fosse quello il problema. Ottimo. Halo? Ah no. Però era Finish the Fight. La indovino con una, era Finish the Fight. Sì, lo so che è Starfield, però ragazzi, il primo accordo era Finish the Fight di Halo. Ho capito che è il compositore di Starfield, però... Posso alzare conferenza? Sì, certo. Le note sono 7, però guarda che l'accordo era quello, Fatevi partire Finish the Fight, ragazzi, ditemi se non è lo stesso. Secondo me l'ha fatto apposta perché è stronzo. Comunque Microsoft ha investito un sacco di soldi nella causa Activision Blizzard, infatti a questo qui ne hanno dovuto dare un pianoforte piccolissimo. Adesso parte Alba Chiara. Ok, quindi vedete tutto più fluido adesso. Cazzo, scusatemi,
Mi dimentico sempre che devo ridimensionare il monitor perché è un maledetto 4K e streamare in 4K è impossibile per me. Sono andato a sentire il primo accordo è lo stesso, vedi? E non sono matto. Vabbè, abbiamo fissato giusto per l'inizio della conferenza. Ho freddo però, che cazzo? E ho freddo. Sapete qual è il problema? È fighissimo sentire lui che suona il tema di Starfield dal vivo, però non me ne frega un cazzo, perché non avendo giocato Starfield, quel tema lì non mi vuol dire niente a me. Cioè non l'ho vissuto, non l'ho sentito, quindi... Rocketman! Zero Guardate su Telegram, ragazzi, le magliette di Starfield arrivano per venerdì, dovrebbe arrivare il sito. Le polo saranno ricamate, le magliette avranno il logo sul petto, logo disegnato da Purpuris, che in realtà è il logo di Starfield modificato in gatto style. Belle? Sì. Le polo sono ricamate, costeranno di più, però sono ricamate. Grafica in game? Ma anche sì. No, questa no. No, questa no. Per quando sarà disponibile normale, se tutto va bene venerdì. In realtà avranno preso quell'accordo iniziale proprio per identificare il gioco Microsoft, siccome ricollega con Halo, anche secondo me. Si è messa la toppa. Starfield avrà gli stessi elogi e hype di Death Stranding come 3 anni fa? Allora, sono due giochi completamente diversi. Vi ricordo che Kojima è praticamente un uomo religione. Ever so close, no. And Inon, thank you so much for that spectacular performance. Really appreciate you coming all the way for this. Ciao. It's true, in just over a week, fans will start to play Starfield in early access on Xbox and PC. Well, I've been lucky enough to start playing it. Don't be jealous. I'm not allowed to say anything about it. Yes, exactly. All right. Well, guys. Okay. Thank you very much. Thank you very much, guys. Ma ancora Bill Clinton? Really disappointed. They're disappointed. Ma ogni volta, Geoff. So Geoff. disappointing. This is such a special night for so many developers, and it's really disappointing to see someone act that way. But we're going to move right on with the show. We've got a lot of great games to show you. Really, it just, Ma fate una selezione delle persone che entrano o cosa? Baby House, grazie per i 10 mesi. How much they mean to us. So, without further ado, Esatto, I want to move esatto. right on with the show because we've got a lot to show you. And the good news, Gamescom, is we have someone very special here who can be here to talk about Starfield. Please join me in welcoming to Opening Night Live in Gamescom for the first time ever, one of our industry's greatest creators, the director and executive producer of Bethesda Game Il ragazzino comunque che era salito durante i Game Awards era salito molto più stealth ed era stato molto più figo. Questo qua ha fatto solo un'invasione di campo. Oh, ecco l'uomo della penna. Todd, thank you so much for coming Come è all this way invecchiato to rispetto a quando era in camera mia. We have a lot to talk about with Starfield, but first of all, Sapphire, grazie per i 29 mesi, first ever rinnovate. time at Gamescom? This is my first Gamescom, and you were right. You said how great the crowd is here, and it and just all the fans that come here for the biggest convention in gaming to celebrate games. And I figured, it is our first new franchise in over 25 years. So if I was going to come, it's for Starfield. Well, we all welcome you to Gamescom in Germany, and we're all very excited to step into this new world, Starfield, and the next week, early access.
set up for people. Why did you want to make this game, Starfield? Why did you want to create a new world? You know, I think like a lot of gamers out there, we have dreamt of a game where we look to the skies and we can blast off into space and explore. We love to make games where we can explore these worlds. We've done like with the Elder Scrolls and the Fallout series, but we wanted to do something brand new where you could explore with complete freedom in the galaxy. It's a game we've always wanted to play that we think a lot of people wanted to play as well. It's kind of that dream game. Cazzo però, eh? Yeah, I wish I could talk about it, but it's quite an experience, and I know everyone here is very excited to jump in soon. You did bring some stuff to Gamescom to show to fans. I know there's a theater. Tell us, I know you've been sharing a little bit about the game, but I know there's a lot you want people to discover when they play it. What did you bring here to Gamescom? Yeah, it's really cool. We've built a 300-person seat theater where we're actually showing the beginning of the game. And you start out as a miner, and you touch this artifact that affects you in some way, where you see a bit into space-time, and then you get to create your own character. Our games are about creating and being whoever you want, and then you're off on adventure. Yes, let's talk a little bit about this adventure. I know, people have been wondering kind of what the main quest line is going to be after you create your character, which is something that I know. I saw even someone on the internet this week created you, I think. Did you see that? Someone tweeted out a picture. They had somehow figured out. I see a lot of things on the internet. I don't know. I'm not sure that's real. Well, the thing is, I think you could literally create whoever you want and then enroll yourself into this adventure. And tell us about sort of how the adventure starts. What can we expect? Well, you jump off. You're joining Constellation, which are the last kind of group of space explorers, like NASA meets Indiana Jones searching for these artifacts. But the story goes a lot of places. The game has a lot of surprises that we haven't talked about. I don't want to spoil them here, but really happy with how the story turned out and where it goes. Yeah, it's such an epic experience, and you and your team have done so much for this industry, and the fact that you guys have worked through COVID, building this and coming on the other end, we're so excited for everyone to get a chance to play it. So thank you for all you've done for our industry, Todd. Allora, lo shooting sembrava molto migliorato l'ultima volta che l'abbiamo visto. Thanks so much, Todd. Really appreciate it. Al Summer Game Fest rispetto a prima. All right, well, tonight is largely focused on announced games, but we do have a few surprises along the way. And next, it's time for the global reveal of the third installment in a franchise that is very familiar to Gamescom fans. Here we go. Scusami, i Gamescom fan? Ok. Che cazzo era? Ah, è un nuovo titolo alla coso? Come si chiama? Non mi vengono. Alla Inside e Limbo. Ah no, Little Nightmare, avete ragione, Little Nightmare e Supermassive. È vero che infatti è Little Nightmare tantissimo, è vero. No, mi hanno fatto cagare, non ci posso fare niente. Cioè, molto carine le ambientazioni, però giochi estremamente facili, al di là di qualche cagatina. E soprattutto non si capisce un cazzo. Cioè, purtroppo tutta questa roba qua è fighissima, o almeno in Little Nightmare era tutto fighissimo, però non c'era un minimo senso in quello che accadeva, quindi boh. 3. Coop. 3. That's right, Little Nightmares 3. Ma al di là della mancanza di sfida, che ok, a me ha dato molto più fastidio non capire un cazzo. Lucas, thank you so much. It's great to have you back here at Gamescom to announce another Little Nightmares. No, ma devi leggere fuori, Gabriel, non nei foglietti. We're very excited to announce Little Nightmares 3 tonight. The franchise has a long history with the show. I mean, that's where we announced the first two games so far, so it's definitely the best place, best show to reveal Little Nightmares 3 to the world. Loro semplicemente buttano fuori dei giochi visivamente catchy. Carly, I see we saw 2 characters in that reveal trailer. Can you tell us a bit more about them? Fine. Yeah, sure. Hi, Jeff. Hi, everyone. Cioè, a livello di gameplay non era niente di che. Like, present you Little Nightmares 3. Era tutto molto gnugno, a livello di gameplay. So yeah, as you have seen, we have 2
characters, but now you have 2 players as well, so you will be Sì, able dove to leggiti play il loro both sito, in io adesso single player cambio. or online co-op if you want, and face your childhood fears with your Santo friend. cielo. Non riesco a regolare l'aria in Now, modo da I saw a non lot of cool new morire places in the né trailer. di Can you caldo né tell di us a bit freddo. about sort of the setting for these 2 characters? Yeah, so our 2 new Magari characters are 27 Lo and gradi, però Alone. potenza They are 2. trapped in a place that we call the Spiral. It's a Proviamo. cluster of disturbing places, and they will have to work together, survive in a world full of dangerous threats and full of delusions. And they will also have to find a way out of the nowhere. Non ho capito se è per 2 giocatori o se sono solamente 2 personaggi che devono sopravvivere assieme. Scusate, mi sono distratto. 2024. Lucas, I know that's not all because you're kind of expanding the Little Nightmares world sì, with something more. Tell us a bit about that tonight. Yes, we have one more surprise. So in addition to revealing Little Nightmares 3, I'm very excited to announce our first podcast series. It is called The Sounds of Nightmares, and it's an original story. It's composed of 6 episodes, and we are releasing the first 2 episodes tonight. So you can go on our website, thesoundsofnightmares.com, to check it out, and we hope that our fans are going to enjoy it. Awesome. All right, well, we're very excited to learn more. Thank you, Lucas and Carly. Little Nightmares 3. Grazie Heathcliff per i 18 mesi. Next, it is rare when a new studio reveals footage that takes over the internet. That happened back in 2020 with the reveal of Black Myth Wukong from Game Science in China. Based on the classic 16th century Chinese novel Journey to the West, here is a brand new look at the gameplay of this incredible action RPG. Neanche i testi. E cazzo. Quando capisci la storia di Little Nightmares diventa bellissimo. Non la puoi capire però se non te la leggi. Neanche i testi, Gabriel. Questo gioco esce senza l'italiano. Trovo giusta la critica che ha fatto Moro l'altro giorno. Se aspettano troppo a far uscire si rischia che diventi vecchio anche prima di uscire. Cosa, questo? No, perché? Grazie a Freccia per i 58 mesi. Questo è un Souls-like dove sei Son Wukong, che è Goku, quello di Dragon Ball, vedi che c'ha la scimmia col bastone. Di cui è uscito anche un cartone animato su Netflix. È Sekiro praticamente. È Sekiro nel senso che sembra che tu non possa modificare l'equipaggiamento. Mi è sembrato vestito sempre uguale e devi giocartene con i perri e le schivate. Molto sekiroso, sì. Ah, sembra figo però. Alle, grazie per i 44 mesi. Ero offline quando ho rinnovato, grazie mille. Anche un po' Fallen Order. Ah, che gusto che mi ha dato. A me attizza. Ovviamente ci avrai falò dove setti tutto. No data? Vediamo. Non si sa niente. Questo è uno dei primi big progetti cinesi, no? Cos'è? Crona la gente qua, te lo dico io. Che schifo. No, volevo dire... sei molto carino. Ti immagini se questo è il continuo del trailer di... Cazzo, che cos'è Quake? No, coso? Sirius Sam? Non lo so, il mostro di XCOM? Però i mostri così non è Doom.
O è Quake? Cazzo, mi sa che è Quake, ragazzi, No. Ma che cazzo? Addirittura! Cosa siamo andati a prendere? Che impasto, va bene. Killing Floor 3, porca vacca. Cosa hanno tirato fuori dalla nafta, ragazzi? Allora, ragazzi, io questo gioco ve lo consiglio a mani bassissime. È bello, ma soprattutto le scene dove ti spiegano la storia valgono il gioco. Ma non era già nel Game Pass, scusami? Cioè, scusami, non era già uscito su console? Ho detto una cazzata. Era uscito solo su PC? Ah, è la remaster del 2? No, la versione console. No, su PC... Ah, era già uscito solo su PC, ok. Non era uscito su... ok. No, è il 4, no? Ah, su Xbox solo il 2. Non mi ricordavo. Vedi, ma quanti anni fa è uscito? Che voglia che mi fa. È veramente bello. Veramente bello. Il Age of Empires 4 mi ha proprio tenuto tanta compagnia qui in live con voi, è stato proprio bellissimo. What a great surprise. Age of Empires 4 Anniversary Edition, an award-winning game on PC, is now available on Xbox consoles today. That's right. All right, next up we have something extremely special for you. We have one of the most iconic filmmakers of all time in the house. The director behind the legendary films such as 300, Man of Steel, and Army of the Dead. He's come all the way to Gamescom to talk about his new film, Rebel Moon, which is on Netflix December 22nd. Gamescom, please give a warm welcome to the one and only Zack Snyder. Cosa un po' strana. Quanto tutto slabbrato Zack Snyder? Perché Zack Snyder? Così. Too much. Oh yeah! Va bene con un po' di luce così vado meglio? Ways to get here to Germany. Thanks for coming to Gamescom. Thanks for having me out, Jeff, and thanks Gamescom. È un giorno libero. How you guys doing? Così magari che mi This is awesome. Wow, what a great crowd. It's insane. Qualche titolo di sì? I know you've been a gamer for your whole life. Yeah, I've been a gamer, and I love the idea of coming to Gamescom. That blew my mind, and so non so cosa we sia were like, Rebel Moon, let's go check them out. And I thought I'd come over here, and this would be a great opportunity to talk about my new project, Rebel Moon. Maybe show you guys something. I don't know. Yeah, maybe the world premiere of the trailer, which is coming up in just a second. Yeah, just moments away. Okay, well, let's kind of roll it back, though, because I want to talk about this IP, Rebel Moon, and it's really a whole universe that you've created, and we're going to get into that in a minute. But what was the original inspiration for creating this new world? I was always a fan of, team-building movies, Dirty Dozen, Magnificent Seven. And also, I was a huge fan of this adult illustrated fantasy magazine called Heavy Metal. Everything in there just blew my mind. And I really loved how intense it was and how crazy it was and the world that it introduced me to. And so I thought, this is a chance. And my awesome partners at Netflix were like, go do it. And so I got a chance to make this movie. And you've got quite the cast in it. I know Anthony Hopkins. Yeah, Hopkins plays this robot, amazing robot, and it's an insane ensemble. And of course, Sofia Boutella is really the heart of the movie. Cosa c'entra and comunque? You'll see her just kicking ass through the entire film, so it's fun.
And what I love ma tu about leggi il titolo della live, you'll lo see it in scoprirai. 2 seconds, but there's even more than just the Soldi? films. Ah, no, and part ok, of the reason we allora want to vabbè. have you here at Gamescom is I know you're kind of expanding on the films with a whole universe of things that are going to be, narratively linked to what you're doing with the movies. Tell us a bit about what's in store. Yeah, we're also super excited to reveal that we're making a video game for Rebel Moon, and the game we're developing with Super Evil Megacorp, and it'll expand the Rebel Moon universe. It takes place right after the events of the 2 movies, and it really is I've been talking with those guys and really interacting with them. The ideas they have and the way the game's going to expand the universe is just unbelievable, and I'm super excited about it. You'll be able to pick your rebel and then go on missions, and it's 1 and 2 players in a co-op, and it's crazy. Che dite? But Dai, we're non è just male starting to così. talk about a bunch of other crazy ideas inside the game, so it's really fun, and that's coming. So keep your eye out for more. All right, well, we love it. The films, the game, and more. But let's roll it back to the movie because we are going to get a first look now at this incredible film, part 1 and part 2, right? Yep. This little trailer we put together, a little teaser of the universe. Un po' a caso dove... I hope you guys enjoy it. I can't wait for you to check it out right now. Let's check it out. The world premiere of the trailer for Rebel Moon. Zack Non me ne Snyder, frega un everybody. cazzo. Thanks, guys. Proprio zero. No, sento l'arietta fredda, però adesso comunque è caldo. Però mi sa che ho trovato la temperatura giusta, 27 gradi. Devo semplicemente aumentare la ventola. Do you know the story of the Princess Issa? No, non la conosco. In myth, she was called the Redeemer. It was said this child would stop the madness of war. That she was to usher in a new age of peace and compassion. I was given memories of a world I will never see. Loyalty to a king I cannot serve. And love for a child I could not save. Il primo gioco su Netflix. Lord Smoker, Seragatto, grazie per i 9 mesi. What do you think they want? Everything. I found her. Mamma. Mi hai fatto con 500 lire questo film, guarda. I am a child of war. I was taught that love is weakness. There is a difference between justice and revenge. There is a price to pay for your defiance. Shh. One moment. I do love this part. Hold on. I don't want no trouble. We're not here to bring any. Certo che è un gran dispiacere però vedere questo tipo di CGI nel 2023, non so quando uscirà questo film. Let's show them that we're not afraid. Let's show them we are more than the shackles. Sembra veramente The Witcher che incontra Dune. Sì, ma anche sti cazzi, cos'è CGI? Insomma, cioè se tu metti tanta CGI me la devi far bene, se no non la metti. Si sta tornando molto indietro con la CGI, sì. Cioè, proprio brutto, Perché, allora, se tu mi fai un film, una serie, e ogni tanto c'è un mostro in CGI non bellissimo, dico, vabbè, che peccato. Però cazzo, qua mi sembra il core di tutto quello che sto vedendo. La CGI, il fatto che non sia bella, insomma. Com'è questo passo indietro con la CGI? Perché hanno iniziato a fare le serie e i film in serie. Ci saranno 2 parti, 2022, 2023 e 2024. E qual è il problema?
nel momento in cui devi fare 10 serie TV, 10 film, 10 cose, ovvio devi risparmiare. That looks insane. I cannot wait to play that game. All right, well, now we're going to move on to something that is very long awaited, because sometimes good things do come to those who wait. It's been a number of years since we last heard an update on Crimson Desert, Colpa della the new Marvel. open Marvel world l'ha action fatta. adventure from Pearl Abyss in South Korea. Well, that changes tonight, because the team has prepared a very special gameplay update trailer to share with the world first here at Gamescom. Enjoy. La Cina è vicina, Alzare un pochino la voce e abbassare la conferenza. Ditemi voi. Devo abbassare un po' la conferenza? Devo sistemare. Sembra caruccio questo. Sembra un muso in realtà. Abbassa la conferenza, abbasso la conferenza. Me l'aveva detto da Gabriel di alzare, l'avevo alzata. Ecco qua, meglio? Sifu like. A me sembra un muso, Gabriel. Più o meno. Poi non lo so. Mi attizza però. Ma la pecorella, oh che bello! Mi attizza molto. Sei troppo elaborato per un muso. No, hai ragione, è vero. Il combattimento però sembrava. Oh, che stronzo. Caruccio. C'è anche l'uomo cervo, guarda, puoi bere alla fontana. Ma c'è un gigante. Puoi pescare. In prima persona per qualche motivo. Ma è mio questo gioco? Avrà l'italiano? Mi abbassa il sottotitolo. Ma puoi accarezzare i gatti, puoi suonare il piffero, puoi sederti a riposare. Però è bellissimo. Kingdom Come, adesso no. No, ha rovinato tutto mettendomi quella roba lì futuristica. Assassin's Creed. Ma che cos'è quella barra del controllo del cavallo? Che merda che era. Puoi usare la cacca per spostare le cose. Guarda lì. Puoi derapare col cavallo, fare salto in alto. E anche Shadow of the Colossus. Non lo so, cioè... È un po' troppa roba. La macchina di Leonardo da Vinci. Non so che gioco è. Palesemente Zelda, insomma. Mi piacerebbe a Zelda avere tutte queste robe fighe. Red Dead Vichingo. Più o meno. Ci sono i danni alle strutture. I robot e i draghi robot. Perché? Secondo me c'è troppa carne al fuoco, però. Non può essere tutto bello. La roba volante. Quanta roba! Ecco, adesso è diventato Zelda. Ah! Però finisci nella cacca. Secondo me c'è troppa roba. Allora, mi attira tantissimo, però c'è troppa roba. Gamescom is Ice-T. I've hooked up with my favorite game in the world, Payday, and I have my own special heist mission in Payday 3. And you know, I know a lot about heists in real life, all right? It launches September 21st. Here's a world premiere first look. Perché okay, so here's the deal. The components are kept in high security cooling containers somewhere in the Zelda non ha creato l'open world, no, ma infatti di Zelda non aveva niente, solo le cose lì volanti che si è buttato di sotto. So you need to haul ass to get them to the transport. Take too long and they'll start to degrade and lose value. Ma non mi aspetto un annuncio di From. Ragazzi, perché From dovrebbe annunciare un gioco poco prima, cioè 2 giorni prima del lancio di uno dei suoi titoli? Cioè, sarebbe proprio stupido. Su Easy Black Desert. Ah. Parlo del DLC, ma lo stesso, perché dovrebbe annunciare il DLC di
di coso, di Elden Ring per coprire completamente Armored Core. Ragazzi, loro vogliono che voi compriate Armored Core. Perché dovrebbero farti vedere il DLC di un altro gioco? Così voi vi distraete e non comprate Armored Core? No! Armored Core è il focus, ovviamente, su From Software, e non vedremo nient'altro finché non esce. È una cosa ovvia. Ma secondo me il DLC di Elden Ring è pronto, Secondo me è bello che è pronto, lo staranno sistemando, lo staranno sistemando, ottimizzando e tutto quanto, ma il DLC o i DLC di solito sono creati insieme al gioco, quindi non mi preoccuperei in tal senso. Chiaro, la comunicazione inizierà dopo che è uscito Armored Core e dopo che Armored Core avrà dato il suo. Si parlerà magari per fine settembre, ottobre, se non addirittura magari per novembre con uscita 2025-2024. Ti aspetti più di un DLC per Elden Ring? Ma guarda, non lo escluderei. Moro farà la 12 ore, no, doveva farne una 26 ore Moro per la Armored Core. ذكريات جميلة صارت كريهة الآن قلبي يتألم لما حدث لهم. Allora, io volevo un vecchio Assassin's Creed. Il problema è che sono tornati troppo indietro. Prima di tutto mi sono rotto i coglioni di questa ambientazione. Per la terza volta anche basta, devo essere sincero, mi sono veramente rotti i coglioni di tornare di nuovo in questa zona qui. E poi quello che si è visto come gameplay, insomma, poi magari pedala mano è tutta un'altra cosa e ci divertiremo, però boh. Più che altro hanno preso un personaggio che si è già il suo spoiler più grande come personaggio, io non ne so niente. Ah no, questo qui è quello di Valhalla, no? Quello che va in Valhalla. Eggy, buonasera, ci ho messo un po', ma ho rinnovato anche stavolta, grazie mille. There you have it, Assassin's Creed Mirage, which marks a return to the Middle East for the series, offering an immersive, è vero che graficamente non sembra neanche tutta sta gran roba. You can be transported to 9th century Baghdad when the game launches on October 5th. Big month in October for game releases. Più che altro questa ambientazione qui è quella del primo Assassin's Creed e di Revelation. C'è ancora, che palle. Jasmine. Hello, Jasmine. Jasmine. Thank you, Jeff. Thanks for having me. And hello, everyone. I'm so excited to be with all the fans here at Gamescom this year. Sono contento per lei, signora. I have the honor signora. to be your guide for tonight for all those great things happening right here at Gamescom. And Ecco qui. Ho illuminato un po' di più, meglio? And if you can't join us in Cologne this year, don't worry, you never have to miss any of the events this week. Just go to Gamescom now to discover what the world's Ci vediamo domani, industry signora. has in store for you. And if you're ready to vote for your favorite games, Abbiamo un boleto, grazie per gli 8 mesi. now.gamescom.global and cast your vote. All'engine di Valhalla siete cross-gen, non farà miracoli. The awards will be celebrated Però non è vasto Friday come at Valhalla, è 3 quello il p.m. problema. If you want to join the adventure and win pretty cool prizes in this Oh year's no, Gamescom il condizionatore dà un Epics, errore. then go to the Epic section È of finita? Gamescom now to play the text adventure of the show. You can also enjoy all-day coverage forse è and ripartito. tune in to Gamescom Studios broadcast by IGN on Twitch or YouTube. Just join the conversation by using the hashtag Gamescom 2023 online. Plus, there will be more announcements from the largest indie area in the world. Sto cercando di non morire né di caldo né di freddo. Avevo messo Tomorrow riscaldamento. at 8 p.m. And later this week, tune in to the Adesso ho Gamescom messo Studios deumidificazione. broadcast and check out the Gamescom Cosplay Awards
live from Cologne, Germany on Sunday at 3 p.m. I highly recommend this section. Perdonate. So check out Gamescom now for all those fantastic features. Thank you so much, and back to you, Jeff. Ok, ho messo deumidificatore. Thank you, Jasmine. Thank you, Jasmine. Well, now I'm joined by the one and only Harada-san, the creator of Tekken. Tekken 8. The producer of Tekken. You guys have come all this way from Japan to deliver something special to Gamescom. Yeah. What do we got, Harada? Per quanto riguarda Assassin's Creed, deve tornare lì un omaggio del primo. Il gioco deve uscire lo stesso giorno del 15° anniversario. Per quanto possa tornare origine, non lo è perché quello è un DLC di Valhalla. We've been mostly showing off the battle mechanics and new gameplay, but today we have an all-new mode to show you today. はい、ですね、鉄拳はもちろん今回も、三島サーガを描いた、鉄拳のキャラクターの壮大なストーリーモードはあるんですけども、それ以外にですね、もう特に欧米では、失われてしまったアーケード体験の、ストーリーが体験できる、プレイヤー中心のですね、ストーリーモードっていうのを、最新の AI ラーニングシステムを使って、Allora, io non sono proprio d'accordo con tutto quello che sta dicendo, però lo capisco perché lo dice, perché Tekken comunque è una saga molto importante. Story mode covering the Mishima storyline and the arc that the players expect up until now, but this brand new mode is kind of the story that focuses on you as a player. And it covers the arcade scene, which is, a classical lo so che Mirage è un titolo è solo l'ambientazione. Michele, grazie per i 16 mesi, ragazzi, c'è il treno. Riusciamo a tornare al 2007 oggi? Dai, rinnovate, ragazzi. It's really exciting, and we hope that you'll enjoy it. All right, well, let's take a look at the brand new trailer for Tekken 8. Thanks, guys. Thanks, guys. Rinnovate tutti. E mi raccomando, domani in tarda mattinata un giretto per la Gamescom. Koenig, grazie per i 72 mesi, buonasera. Adesso mi sto incollando alla sedia. Però adesso ho scoperto come metterlo in dry, vedrete che non morirò di freddo, ma starò bene. 24 gradi. Qua dice 24 gradi fuori, Dabo, però in realtà io oggi ho girato, ho avuto caldo. Fare la dub? No, grazie. Scusami. Com'è che funziona? Se tu entri in questo mondo virtuale per giocare a Tekken? Tanto giapponese. Porca troia. Io non ho capito. Posso dire che non ho capito? Il Maker, adesso sono arrivato, c'è qualche titolo piccante? Per adesso non mi pare gran roba. Siamo nemici, mi ha convinto. There you have it, Tekken 8 coming in January 2024. All right, I'm now joined by Shelby Carlton and Dave Swenson from Sledgehammer, because on November 10th, Call of Duty Modern Warfare 3 arrives, and today you guys are going to be the first audience in the world to see some raw, real gameplay from the campaign. Dave, Shelby, welcome to Gamescom. What can you tell us about Modern Warfare 3? Rinnovate, ragazzi, e entrate nel gruppo Telegram dove ho mandato le foto e gli spoiler. We're shipping 16 niente, multiplayer maps, cose. all from the original Modern Warfare 2.
These maps have been modernized with new gameplay and Pausa gelato, features. Gabriel. We also have gelato? open world zombies. This is our largest zombies. Yeah. Ma chi se ne incula? This is our largest zombies offering ever, and for the first time, it's set Però in in the realtà, Modern Warfare universe. And of course, this year we are bringing forse è a l'unica huge cosa che mi attira. innovation to the Call of Duty campaign. Yes, let's talk a bit about the campaign, Shelby. Makarov, I know, is going to factor into this. See him over there. Tell us a bit about what is the storyline? What can we expect from the campaign? Yeah, so for the first time for Call of Duty this year, we're doing a direct sequel. You know, Modern Warfare 2, they asked a lot of interesting questions in their story, and Sledgehammer Games is so excited to work with Infinity Ward on the campaign to answer some of those questions and to bring you Modern Warfare 3. And one of those answers, he's standing right behind you. He is Makarov. He is our infamous antagonist. He is cold. He is calculated. Ho fatto un video su YouTube sulla Battle Royale del primo Modern Warfare. But not if Task Force 141 has anything to say about it. So we are just so excited to get this campaign into the players' hands. All right, well, we are going to see a playthrough of a campaign level, but first, Dave, I want to talk about something new you're doing, open combat missions. What are those? So Call of Duty is known for epic cinematic stories, as Shelby talked about. And this year in Modern Warfare 3, we're introducing a new innovation to the Call of Duty campaign that's going to allow players to interact with that story like never before. We call them open combat missions. Open combat missions are player-directed. They allow the audience to play the game the way they want to play it. So if you're like me and you like stealth, you can go in quiet, you can equip, suppress weapons, complete all the objectives without the enemies ever knowing you were there. Ed è anche della durezza giusta, il problema appunto è quello, perché se lo pigli in metà è troppo alto. You can go and hit the enemy head on, and open combat missions will support it. You can leverage vehicles, you can leverage devo dormire. vehicles, you can even use your favorite kill streaks in campaign. Now, open combat Spegnere non missions si può, are really crepo dal important caldo to se our lo campaign spengo. story, and they're going to work seamlessly with those epic I cinematic cuscini missions sono that Call ottimi, of Duty il problema è fans che know and love. devo, cioè And per tonight dormire we want to normale show devo you an dormire coi piedi exclusive fuori dal letto, first look at one of perché these se lo epic piego a cinematic metà missions. è troppo alto. Okay, set it up for us, Shelby. What are we Come going to see? fanno a This is dormire loro? Come si start of the game mettono? almost, right? Yeah, so this is a sneak peek of the very E per un cane, first sì, level of mi Modern gomitano Warfare sopra. 3. This is called Operation 627. All right, check it out. Here you go. Call of Duty Deve at voler dire Gamescom qualcosa first. questo Thanks, 6 guys. to 7? Sono comodi di avere il levetto lungo 2 metri. Ma è poco 2 metri, eh. Considera che sono io 1,80. Proverò così, Cornigen. Entrano nel sottomarino. Olè, eccoci qua. Escono dal sottomarino, scusatemi. Ah, vedi, c'è anche il cazzillo per andare via veloce. Alpha team clear. Heading to service. Terrificante andare in acqua così, perché non vedi niente, non vedi. E la luce non ti serve una sega. Prigioniero 617 era il numero di prigionieri del capitano Price in Modern Warfare 2. Roger that, moving to phase 2. Patrol boat 2 o'clock. Get under. No, Brelt. Stay tight. Roger, no movement. E quella era la prigione in cui erano rinchiusi. Beh, immagino. Oppure sono cose completamente slegate a caso, ti immagini? Ma dovrei rigiocarmeli i cose, sono belli. Hanno la loro trama, le loro cose sceniche, fighe. Cioè, hanno il loro perché. Good hook. Let's get up top.
Ma te ti fidi? Con quella corda bagnata, il rampino appiccicato chissà dove? Questo è matto. Che cazzo ne sai che si è pigliato bene? Sotto la pioggia è uscito dall'acqua. Questi non sono addestrati bene. Infinite Warfare miglior campagna. Qual è che era? Quella nello spazio. E non l'ho giocato quello. Ho giocato quello con Kevin Spacey che era... boh, non mi ricordo più. Era un altro. Era... boh, non mi ricordo come si chiama. Advance, sì, forse era Advance Warfare. Bastava uno. Scusa, ma il portatile così sotto la pioggia? Il problema di queste presentazioni è che non vogliono dire un cazzo, perché queste sono robe fighe, se te le giochi. Quello che sto vedendo qua, ma che cazzo me ne fotte? E non l'hanno ancora capito che con COD stanno sbagliando alla grande. Ogni volta fanno la presentazione di COD e sono 5-10 minuti di questo. Ed è una rottura di coglioni per uno che guarda. Ma è bellissimo visivamente, ho capito, però mi devi far vedere qualcosa di particolare. Perché è bello se ci giochi. Stiamo guardando l'anteprima di che cosa stiamo vedendo. Ma non sono neanche d'accordo che deve mostrare 2 minuti di trama. Cioè, a me sta bene vedere la trama. È che questa scena lunghissima, in piano sequenza, di loro che camminano, ma chi se ne fotte? E lo hanno fatto negli ultimi anni, fanno solo questo con COD. Delle scene lunghissime. Che poi quando ci giochi tu è tutto diverso, perché corri. Vogliono farti credere che sia realistico e tattico, poi il gameplay è contrario. Appunto, perché poi dopo quando giochi tu corri, ammazzi tutti e arrivederci. Poi te la puoi giocare anche come stanno giocando loro. E mi sta anche bene. Però io spettatore che mi stai presentando un gioco nuovo, cioè, presentamelo come Dio comanda. Sta roba qua, fammi vedere un po' di azione. COD non è conosciuto per essere tattico, ma come vuoi? Ma sì, lo so che è COD, ragazzi, però, boh, cioè... fammi vedere delle esplosioni grandi, loro che fanno qualcosa di particolare. Hanno camminato fino adesso, è la prima sparatoria. Cioè, non mi sta dicendo cazzo che figata. Non mi viene da dire, vedi, Fuma era molto bello. Boh. Ecco, vedi, il fatto che si buttano qui dentro è figo. Ma è tutto bello, l'illuminazione, graficamente. Non è brutto. Ma sono sicuro che poi il gioco sarà valido. Il problema è che negli 007 in tutti gli ultimi anni COD ti sta facendo vedere solo un cazzo di piano sequenza lentissimo, mezzo stealth. È successo anche sulla barca, con le esplosioni sulla barca, non so se vi ricordate. Madonna! Stanno spiegando come devi agire, ma no, non è detto, perché poi dopo magari te la puoi giocare un po' come vuoi. Quello non li ha sparato, ha deciso di non ucciderlo quello. Kick off the riot. Roger, opening blocks 1 through 4. Ha smirato, l'ho visto.
Pontred, grazie per i 57 mesi. Spari saluti e scendi. Alpha 1 to Bravo 1. Open 55C. Check. Non ricarica? No, ha cambiato arma, hai visto? Non scrivete in caps. Ma sì, Dabo, è che non avrei fatto vedere l'intera missione. Cioè, sicuramente sarà figo adesso che va e recupera Price, siamo tutti contenti, però l'intera missione mi devi far vedere. Clear. Alpha moving on sub-level. Let's get our guy. Ready, breach? Breacher up. You can stay tuned for more Modern Warfare 3 details and gameplay when Call of Duty Next, the premier showcase event for Modern Warfare 3 multiplayer, Sichino, grazie per i 12 mesi. We're announcing it tonight on October 5th, and jump in for yourself when the Mi sono distratto sul finale, tra l'altro. We have so much more to share with you, but first, here's an update on Nightingale, the new shared world survival crafting game from Inflection. After a few years of waiting, it's finally time to find out the early access release date for Steam and Epic Store. È quello delle carte? And so too Nightingale. Awaken your first portal and tread on towards that which is boundless, beyond the measurable. Sequestered, struck by woe and lacking supplies. È quello delle carte, sì. Questo mi attizza molto. Oh mamma. Non si muovevano proprio fluidi, signori. Bentornata Juliet. Tutto bene, tutto bene. Ho freddo, però bene. Carte, sì, praticamente usi delle carte per cambiare universo. Vediamo se ce lo fa vedere. Perché praticamente ogni universo è generato, eccole qua, vedi? È generato proceduralmente in base alle carte che gli vai a mettere. Ed è per questo che graficamente non è così bellissimo, perché proprio viene generato tutto. Però vabbè, chi se ne frega, ci passi sopra. Non Mary Poppins. Cazzo. Questo mi attizza veramente tanto. Purtroppo è tutto gnugno come vedete, però mi attizza molto. Can fly. Let my words steer your steps. Data? Febbraio, Early Access. Ah, che peccato. Dipende quanto sandbox è abbastanza, ti puoi fare la casa e tante robe. The astral realm is Lilith's home. One way back is to restore the forbidden primal. She will utilize the power of the four primals and attempt to cast open the gates once more. You can tell primal beasts were weapons created by astrals. Their powers are capable of untold destruction. Primal beast. Is that what you call primeval gods? Anche in Conan Exile potevi fartela, ma non ha avuto molto successo. Cosa potevi fare in Conan?
doesn't look right from up here. No. Feels like overkill for a glorified treasure. Something's blocking me. I can't get through. Divertiti, Dabo. Ah, la casa. Sì, no, vero. Però vabbè, sono due giochi diversi. But fate set in motion can't be stopped. Deliver us from grief and sacrifice. Fulfill my salvation. We've been through a Molto lot giapponese. together. Visited new islands. Per Final Fantasy XVI. But you've always been there to protect me. I just wanted to say thank you. Confermo, Dabo ha appena aperto Baldur's Gate. Grembiule Fantasy. Hey everyone at Gamescom, Gina Torres here. I play General Kirkin in Immortals of Avium. She is Jack's mentor, she is tough, and she is conflicted about how to win this ever war. But that's all I can say. Let's take a look at the game. It's out today. Ok. It's out today, ha detto? Ah già, è vero! Io non ho visto ancora niente né letto una recensione. Com'è? Noi lo giocheremo lunedì mattina questo. E Karim domani. Immortals of Avium, sì. Ho giocato piccolino, ho ottimizzato me. Sì? Gira male? Cazzo! Sembra bello, dai, lo proviamo lunedì. E mi pagano, quindi sarà ancora più bello. No, Gotti non è. Il fatto che mi paghino non fa diventare bello il gioco, però fa diventare bella la live. E mi fa contento. Sapete come farmi contento voi? Rinnovate la sub. Avete visto che gancio? Oggi ho visto da Lino e da Power due giochi completamente diversi. Chissà perché. Jenyu Lee, the producer of Zenless Zone Zero. Jenyu, welcome to Gamescom. It's great to have you here. Thank you. Yes. Ciao, l'aria che mi arriva nel cuore, porca vacca. Non ho pace stasera. We've been very excited to hear more about ZZZ, the next game from the Hoyoverse, in the Hoyoverse. Can you tell us a little about what you brought to Gamescom for this ARPG? 非常荣幸今天来到 Non fan, non voglio premere 并且 quello. 给大家带来了我们的 Dry? 作品。绝 Ah, 区 Dry per forza 4 auto, ok. 都市幻想类的 ARPG 游戏。 I'm incredibly honored to be here tonight, and I've brought one of our newest products with me today, which is Zenless Zone Zero, an urban fantasy APRG. Sono contento che lui sia contento di essere onorato di essere qui. 已经有1年时间了，我也知道大家非常 Questa è 着急 carica? 想知道我 Ok, 们新的 ci 一些 sono 研发 carico 进 anche la 展如何。 telecamera. 所以这次我们想借助这个舞台给大家分享 Gabriel, ti stai insultando? Non dici 研发中的内 niente? 容。 Senti qua. So I know it's been a while since we've given you an Tu ti fai update dire on what queste we've been cose? working on, and that's why I'm particularly happy to be here today to give you an update on the progress that we've made with this game. 接下来的 PV 会有我们新制作的战斗机制 Guarda, 和我 Geoff, 们 che- 新的都市交互系统，希望大家喜欢。 Da Blask, grazie per i So 18 we've got a mesi. trailer with us, and it shows you some of the urban environment that we've been working on, and also some of the dynamics of the game. I hope you like it. Excellent. Thank you very much. Here you go. Brand new trailer for Zenless Zone Zero. Brand new Gamescom. trailer! World premiere. Yeah. Yo. Bella bro.
Magari dopo. Ma Furryman. Sono un po' confuso. Però mi piace il mood. Anche questo è molto giapponese. Ma non ho capito, è un picchiaduro o... sì. Perché usi diversi personaggi? Che sonno? Poi beh, non è giapponese, era molto giapponese lo stile però. La stessa casa di Genshin è Star Rail, quindi è cinese. È come Genshin ma con 3 personaggi a livelli. Thanks to the Skyfaring Commission, Starscape Haven is back to full capacity. Allowing Jimmy Wen to serve as a military instructor was a wise Questo è Genshin invece. Ship's morale is sky high. And the Realm Keeping Commission has completed repairs in Exalting Sanctum. Harmony has returned to the Sanjo. I don't remember Exalting Sanctum ever having one of these. Non li riconosco perché sono tutti uguali. Star Rail, ok. What manner of evil transported us here? Ah sì, ci sono i robot per quello che è Star Rail. Genshin è fantasy. Mahjong? Manuez, grazie per 39 mesi, per un gatto in Germania, un rinnovo dalla Grecia, un saluto anche a lei, grazie mille, grazie a Solox per i 59 mesi e grazie a Percy per i 4. Vabbè, io approfitto del momento per... We got still more Hoyoverse for you. Genshin Impact is nearing its 3-year anniversary, and the game just released its 5th nation, Fontaine. Here's a look at the nation surrounded by water, plus the announcement of a brand new concert series coming, hopefully, to a city near you. Scusate, hai detto coming hopefully? Cioè, che cazzo mi stai annunciando allora? This is no time for distractions. Seriously, you Questo è have a great Genshin. magician standing right here. Gabriel, per questo esce hopefully. No, ragazzi, non avete idea del freddo che fa. Io ho messo a 28 gradi. Ah, avete i concerti hopefully vicino a casa vostra, ok, ha senso. Non posso regolarlo, è freddissimo. Adesso è 29 gradi. A meno che in dry proprio non possa regolare la temperatura, mi sembra strano. Che cazzo? This October, Lords of the Fallen releases an RPG adventure where he plays a Dark Crusader who can access a parallel Spero proprio di dimension, vederlo, Lords of the Umbral. Fallen. Here is a first look at the brand new story trailer for Lords of the Fallen.
Lord of the Fallen mi sta attirando veramente molto, sapete? L'ambiente mi attizza tanto, poi purtroppo il fatto che Lord of the Fallen 1 fosse una merda mi blocca, però l'ambientazione mi attizza molto molto. They brand me evil, a tyrant, and yet I offer you something they will not. Ecco, non mi piace questa dualità con la lanternina. See what they have made of it. War, greed, hatred, suffering, chaos. Alcuni col clima con Dry non decidi i gradi, è vero. Però sapete cosa? Io provo da più la finestra a sto punto. E più che altro ho paura che mi venga la super diarrea con sto caldo. In realtà adesso l'aria è ok. A 30 gradi. Però è fortissimo, non posso regolare la potenza del coso. Are in the presence of a god human. Kneel before me and beg for forgiveness. And remember, you look into the shadows. Might be the shadows. Ragazzi, l'ho spento ma non si spegne. È finita? Non si sta spegnendo, ragazzi, che succede? Aiuto! Sonic! Oh mamma! Aiuto? Ah no, ok, si è spento. Scusatemi. Con la finestra qua. Spero che non si senta troppo la strada. Dai, non si sente troppo. È Sonic quello nuovo, Gabriel. Che puoi usare anche Annie. Murti, la pubblicità devo rinnovare, come al solito grazie per il lavoro che fai, grazie mille, grazie anche a Polly per i 63 mesi. Looks amazing. October is going to be a very busy month for new releases. And yes, there will be full 4-player co-op gameplay in Sonic Superstars. But that is not all the Sonic news we have for you tonight at Opening Night Live, because we also have a special update for you. La temperatura da fuori sia ok. Porca vacca, scusatemi, non sono riuscito. Cosa dice? Purtroppo ho avuto un estremo successo, quindi non gli si può dire niente. DLC? Era ben insonorizzata sta stanza. Hello again. It's so amazing Super Sonic. being here at Gamescom with all the game devs, publishers, and of course, the fans. Gamescom is the world's largest video game event. Just check out this footage from last year. There are so many opportunities to celebrate games and connect with your fellow Juliet, friends. visto che dalle G mi dicono che i 100 prima non sono arrivati e con 300 Gamescom bizzini, grazie mille! area, No, ne sono where you arrivati can altri. see amazing game-inspired Ti costumes, ringrazio just like molto, this. non ce li ho. Now I'm here with Mochi Dragon, Scusa, Link, Rainbow Zelda. Raven, Che è quella? Zaza, Questa è and Zafira. Dalo. Ma che è una Mochi Dragon, signora can Umbreon, you tell quella me lì? how you choose a character to cosplay? For me, there are three things required in Ma è una order to donna. decide on a cosplay. The first thing is, do I like the game or the media where it's coming from?
The second one is, do I enjoy the character design? And the third one is, does it have a little challenge in the cosplay making progress? Like sewing a corset like my princess has here, or imitating bone structure with foam. And what makes cosplay at Gamescom unique for you? For me, it's definitely being able to play all of these awesome games in cosplay at the booths of the developers, as well as talking to the producers of the indie games, like having first-hand conversations, and of course the cosplay village. Thank you so much for sharing your costumes with us, and I wish you a great and wonderful Gamescom. Thank you. Applause. Ma la signorina invece, quella, la seconda, è vestita da... è una specie di Umbreon personificato? O è un personaggio che non conosco? Perché i colori e i simboli, cioè sembra proprio Umbreon. Friday through Sunday there will be live shows from this stage right here in this hall. Check out creators, gaming events and esports competitions live from Cologne or tune in online. Join and follow us on Facebook, Instagram, Non lo farò, TikTok, signora, Twitter, non lo faccio, non lo Twitch, faccio, non lo faccio. and be sure to use the Gamescom hashtag 2023. Wow, no, Thank you minchia, so non mi much, pareva lo stile and World of back Warcraft. to you, Jeff. Back to you, Jeff. Thank you, Jasmine. It's great to have you here. Thank you, Jasmine. All right, right now we've got a first look at the First Descendant, a next-generation action looter shooter from Nexon. The crossplay open beta is going to be held September 19th to 25th. Sì. Vabbè. Ho spento il condizionatore, adesso sono diventato liquido. Che palle, che fuori fa caldo, ma dentro non fa così... Cioè, dentro fa troppo freddo. Che succede? It's the Ironheart! This could wipe out all of the Vulgus, right? That's so cool! Countless descendants have shed blood to protect the sanctity of this great place. È un altro gioco cinese? Despite their efforts, humanity is still at risk of extinction. And you are the only chance we have. È un... come cazzo si chiama? Outriders. Looter shooter. Quello l'è. Anten senza armature. Sì. There's a grave walker. Ma ti segni? Warframe? Non ci vedo molto di Warframe, devo dirti. Di quello che ho giocato io a Warframe, però. Hello? Hello? Sì? Hi. Under the Sea? Surface World. Good. Under the Sea. Fine. Great. How are you? Tired, but in a good way. Busy. Unitrench is still Unitrench. I'm worried about you. I heard there was a storm coming. I told you, I still need time. Time to what, Stan? Firewatch ma sotto il mare, sì. As far as I can see, you're Salt, ma buonasera gattone, siamo 19, grazie mille, grazie mille. Ragazzi, manca pochissimo per tornare al 2007. Rinnovati. No, non è Subnautica, sembra molto più story driven, però non so quanto di più. Sì, l'abbiamo già presentato. Non si chiama Under the Sea, Under the Waves, scusatemi. You're right there. Starfield, di nuovo. Ah no, è carrellata Game Pass. Of being first into great unknowns. No, Giulietto.
caldo. Bellissimo quel gioco lì, l'abbiamo giocato io. No! Sono crashato? Erano solo loro? Ok. Mi sa che erano loro. Oh, comunque, qua mi dice 0 frame persi. Io ho il bitrate automatico, mi avete visto spixelare o altro? Vedete tutto bene? Chiaro, non sarà bello come a casa, però com'è? Tutto ok? Mi fa molto piacere. Joining me now, Troy Baker, Roger Clark, Julia Brown, the stars of Fort Solis, which is out today on PlayStation and PC. Guys, welcome to Gamescom. This is so fun. Tell us a bit about this project. What can you tell us? Oh my God, look at these people. You guys are insane. Yeah. You know. We've been able to talk about this game for a while. I think the thing that I'm most excited about is for people to explore these characters. At the core of this experience is unraveling the mystery of Fort Solis, and you're going to do that by discovering these characters and learning about their stories, and that's, as actors, that's something that we just want to throw ourselves into. And this is a game, I know Roger made, it's an independent game made by a pretty small team, right? 10 people, 2 years, 0 delays. We are very excited to share with you. Non dirla questa cosa, non dirla. Perché 0 delay, se poi il gioco esce e fa cagare, ci fai una figura di merda. It's a joy to see what indie studios are capable of in this day and age. It's a real thrill. And an amazing il fatto che siano 10 persone e abbiano fatto un gioco in Unreal Engine 5 ti dà, ti dà lustro, ma non tirartela. Ever video game project, so I'm so È già excited. uscito? Ok. Thank you. And to get to work beside 2 of the best in the game world, nonetheless. So I just had to Perché dire così, cioè, And you guys did full on, performance capture. non lo conosco, ammetto di non avercelo presente. What can you tell us Vediamolo about kind of subito. what we're going to see in this launch trailer? Because it is really, it's an amazing narrative experience, right? This sort of, an independent game, but done on a big production value. Yeah, let's go, Roger. You know, one of the best things about working with Troy, I remember coming in from lunch and we were doing the mocap, and I walked into the foyer and there I see Troy's butthole. I mean, the hole is butt made. Okay, when I say we threw ourselves into this, we literally did. And there's a hole in the wall that was made by my butt. Yes. Which he signed. And Julia, I know it's a little mysterious what your role is in this game, right? But we have to play to find out. So I play Jessica Appleton, who's an engineer working on Fort Solis, alongside Jack Leary. And they're going to have a night that they will never forget. Ooh, okay. It's a thrilling ride. Well, let's get a little tease of this. As I said, it's out today. Here is the launch trailer for Fort Solis. Thanks so much, guys. Our pleasure. Thank you, guys. Thank you. Un thriller cinematografico unico. La storia di Fort Solis è suddivisa in 4 capitoli che, proprio come una serie Netflix, ci si può sparare tutto da un fiato in alternativa a giocarsi con calma. Ma che modo è di presentare? Sto leggendo da Steam, eh? Submitted. Is there no sign of security? No. I think there may have been an incident here. What the hell is going on, Jack? You need Sembra to carino leave and let comunque. Central handle it. Anche se il gameplay sembra inesistente. Questo gioco ha 3 positive e 12 negative di recensioni. Non so. All right, next it's time for the announcement about a new game from Focus Entertainment and Saber, the continuation of the ultimate off-road. Dura meno di 3 ore il gioco. Vabbè, quello non è un problema. Per quello che è 0 delay. Behind all great discoveries lies a journey. One of anticipation and adaptation.
Mad cazzi. Of struggle. Day one. Of hope. Open world. Day one. Day one. Each step matters. For every obstacle, there's a solution. Day one. Ah, day one. Guarda lì. For every Guarda task, lì. a tool. Cosa serve il metal detector? Day one. Ciucchi, grazie per i 71 mesi. Sembrava il camper di Breaking Bad, sì. Comunque questo lo giochiamo al day one. Non si sa. Non si sa quando. All right, our next stop, the Crew Motorfest, a vibrant open world, welcomes you to the ultimate festival for car lovers, Motorfest. Here is the brand new Per adesso il gioco che mi ha attizzato di più è Mad Runner, eh? Fino a che ore è? Credo fino alle 10. Questo qui è quello free to play che hanno presentato quest'estate, che è una porcheria da vedere. Non so perché continuano a puntarci in Ubisoft, perché vogliono buttare via i soldi, non so cosa dirgli. E sono contento che Ubisoft comunque vada in vari settori. Non è free to play questo. Potrei sbagliarmi, ma non è free questo? Non è free questo? Ho sbagliato? Con cosa mi confondo? Scusate, non avevo presentato tutti i pacchetti? Non è free? The Crew Motorfest, 65 euro. Con cosa mi sto confondendo? Ancora meno senso allora, cosa succede? The Crew Motorfest comes out September 14th and the brand new Lamborghini Revelto is on the cover and playable. La versione per il cellulare era, forse avevano fatto la versione per il cellulare. September 14th and 17th, a free trial will be available of the game, offering 5 hours of gameplay. Tiene la produzione AAA che dovrebbe pareggiare Forza Horizon, sì, si vede. Motorfest. Ubisoft secondo me ha fatto un gioco free to play. With CD Projekt Red gearing up for the release of the spy thriller expansion to Cyberpunk 2077. Poi purtroppo non sono andati bene, ma ne ha fatti diversi i giochi free to play. The studio is ready to share a new look at the wide range of overhauled mechanics coming to the game, and as you're about to see, a lot has changed. Let's check this out. Da un po' che Ubisoft non butta fuori roba buona, è vero. Okay. Yeah. Let's go. Questo Serino mi ha detto che l'ha giocato e che l'ha attizzato moltissimo. Ha detto che hanno capito i problemi che aveva Cyberpunk e in questo DLC l'hanno resi meno evidenti. Esplosione che fa diventare il gioco come doveva essere l'uscita, sì. Damn. Green view. Home stretch. Getting a Ripper to overclock your Chrome before the fight? Not a bad idea. Okay, I'm ready. Sta parlando molto bene, ha parlato molto bene anche di Cyberpunk,
Ecco. Job done. Premium work, V. I'm closing the gig. Non mi devo rigiocare l'intero gioco o lo gioco volentieri? Something that will spirit you home safely. Someone dispatched a hunter. Good luck. Fuck incoming! No, secondo me non ci ho provato. Got a netrunner sitch here. Need backup right now. All nearby units. We got a situation in Watson. Roger, dispatch. We're on our way. NC police, for fuck's sake. Your actions are illegal. Let me put it this way. Bisogna di te saranno anche nel gioco base? Max tap. Time to tilt out. No, perfetto formato. Fuck, that was close. Bravo, V. I only hope this won't mark the end of our collaboration. You will hear from me soon. This I guarantee you. Niente, mi sto incollando la sedia. It's so close, and here to talk a little more about what we've just seen is Yulia Primock, gameplay designer from CD Projekt Red. Yulia, welcome to Gamescom. Hey, I'm excited Yulia. to be here today. Well, we're excited to get in depth about what we just saw because there are a lot of upgrades coming. We just saw a lot of upgrades and changes that are coming to Phantom Liberty. Where do we even start? So basically, we've prepared a major overhaul of the gameplay experience. So for example, with our absolutely redesigned perks system, we prepared many cool playstyles and many cool abilities to try out. For example, deflecting bullets with your katana, or just grabbing your enemy and throwing that enemy around. And on top of that all, we also prepared a new relic tree that will allow for to empower your cyberware even further. Wow. It seems like players, can Niente di even further chissà che customize their cosa comunque, se posso playstyle dire. to suit their taste. We also saw in that video a lot about vehicles and how vehicular combat is even being upgraded, right? Exactly right. So vehicle combat is a massive addition. Players now will be able to shoot their guns while driving. They will be able to use mounted weapons like and rockets. And on top of that all, they also will be able to take remotely control over vehicles to, for example, crush them or into like some group of enemies. Wow, and, sorry to interrupt. One more thing is that car chases are gonna be a new, renewed experience with the revamped Non police avevano detto system. che per farsi perdonare i DLC sarebbero Well, it stati seems like you're gratis? upgrading, you said, across the board with a bunch of different things. And thank you so much for coming out to Ricordo tell us male, about Gabriel. it. Like the trailer showed, I know you have something else to announce, though, that wasn't in the trailer, right? Exactly right. So I'm really happy to Avevano announce that a lot of what we've just seen in the trailer will also be coming to Cyberpunk base game for free for current gen consoles and PC. Okay. 2.0 update. Exactly. Quindi tutte le novità saranno per To check tutti, it out next month. Thank you so much, Julia, for joining us ma here la at nuova Gamescom. zona Julia. è a pagamento, giusto? Capito bene? All right, tonight we've also got an update on the science fantasy strategy game Stormgate and a first look at one of the factions, the Infernal Hosts. Stormgate is a spiritual successor to classic real-time strategy games like Warcraft 3 and StarCraft 2. DLC sono gratis, questa la chiamo espansione come è stato per The Witcher 3. Highly asymmetric armies fighting for control of Earth's future. Today we have an early look at our second faction, the Infernal Host. Infernals live and die by the code of victory at any cost. They have a powerful advantage, Shroud, fields of dark magic that strengthen their armies. The lowliest Infernal units are the Worker Imps. You might think they're cute, but don't get too close. Between these powerful lumbering brutes and the fiends that they unleash, Infernals will sacrifice everything, including themselves, to emerge victorious. On the music front, the Chainsmokers are advising us on our soundtrack. We're working with composers like Frank Klepacki of Command & Conquer. We'll share more later this year, including some of the friends we brought in to lend their voices to our co-op campaign. Zero, mi attira zero. All must serve.
Gamescom always strives to help our environment, and all of you can help make a change with a donation to the Gamescom Forest. Now to present Gamescom Green Studio of the Year, think they are please cute, join non l'ho me in pensato welcoming Lisa minimamente. Pack from Playing for the Planet. Lisa? Every time I come to Gamescom, I am amazed by the scale of this event and impressed with how each year the team continues to make steps to make it more sustainable. This is being done through the Gamescom Goes Green initiative, as well as by partnering with us at Playing for the Planet. Through Playing for the Planet, the United Nations has been working with the games industry to inspire millions of players around the world to learn more about the environment and to take actions that benefit the planet. Che cazzo? Whether you are a gamer, a head of a AAA studio, or an indie developer, all of us can and Grazie should play Lopetto, a come part. va? Tutto bene, What grazie. matters most is that you start somewhere and collaborate, because time is of the essence. And if we don't start now, then when? For those of you who play games, many of you are already raising the bar by asking game makers to step up and act on values that are important to you. Keep on asking, whether it's for more green content or greater energy efficiency, because your voice counts. For this year's Green Studio of the Year award, we have been looking for bold, system-changing, innovative, and creative ways to tackle the climate crisis, and all nominees this year have done an amazing job. The way we win on climate change is to stop emissions from happening in the first place, and that is exactly what this year's award winner is actively trying to do. The nominees for the Green Studio of the Year, based on companies that have submitted applications, are Frontier, Ubisoft, and Xbox. And this year's winner is Xbox. And here to accept the award is Phil Spencer, the head of Xbox. È arrivato già col premio lui. Ma no, ma come? Ma non gliel'ha dato lei? Ma scusa, mi è arrivato già col premio. Team at Xbox that has worked very hard to put tools in the hands of developers to allow them to see the impact of their code on the energy draw of the Sono i più verdi, consoles. sì, sì. We do this so that we can all play while we continue to make the world a more sustainable place. Thank you very much. Thanks, everyone. Da quando è diventato il leader di Xbox si è gonfiato e ha iniziato a perdere capelli. Great to have that award in the show. I'm now here with Judd Cobbler, the Io sono founder bello and CEO of stressato. 11th Hour Games. Judd, this is a big moment for you guys. ARPGs have had an incredible year, but you're an independent studio that has been building this game for a number of years, and we're excited to tell your story. So tell us a bit about La responsabilità Absolutely. So Jeff, è thanks stato so tutto much for molto having strano me. e molto First inutile off, soprattutto. before Last Epoch, I was not in the Esattamente games come industry. quest'uomo I was che just si a presenta die-hard in giacca e action RPG cravatta, player cioè that senza dreamt cravatta, of scusa, creating a però giacca e community-made camicia action RPG. con il And with cappellino the del help of our gioco. Ma community and scusa, Kickstarter, we've been able to make that happen. And so in Last Epoch, come il every presidente degli single Stati skill Uniti in quando the game va has alla its partita own di baseball. transformative skill tree. We have Chiesita, 119 grazie per skills in the game so 4 far. salve, We're grazie adding more mille. every single patch. We also have an awesome deterministic skill system, deep and interesting Scusate loot, ragazzi, and sono multiple in-game sono systems sveglio for dalle endless 6, ma stanotte playability. non ho dormito And granché. Jeff, Ho tonight cercato di we're riposarmi excited un to po' oggi announce our pomeriggio, ma newest class, the Rune Master. non è The Rune bastato. Master has a Domani unique sarò un mechanic po' where più he's able attivo, to spero. invoke any of 40 different abilities with a single button press, making it super exciting and fun to experiment and find your perfect play style. And the Rune Master is going to be joining us September 7th, and will be available to play here. È come quando versi l'acqua nel bicchiere e poi bevi a bottiglia. Amazing. Well, this is such a great story of this game. I encourage you to check it out. And right now, we've got a first look at the Rune Master. Thanks, Judd. Appreciate it. 5 years ago, Last Epoch was a community dream. Sarei dovuto arrivare ieri, però non volevo spendere soldi in più per la stanza e volevo fare più live possibile da casa. Infatti oggi sono Every single devastato. skill would have its own build-defining skill tree. Reaching in-game would be just the beginning, and it would be updated for years so we could play forever. Microsoft fa tipo una Last conferenza. Epoch makes crafting and finding items super rewarding. Posso anche dire che non mi sta prendendo granché questa Gamescom stasera. in at least a decade.
non abbiamo visto un cazzo di interessante. Dovrebbe durare altri 20 minuti. Ma Starfield già fatto vedere. A really cool game. Speaking of cool games, please welcome the winner of Best Mobile Game last year at the Game Awards, Ben Brode from Marvel Snap. Hello, Ben. Oh! Oh, it's you! Whoa! I know we won Non mi interessa. Mobile Game of the Year. L'ho appena droppato, tra l'altro, perché mi è arrivato un coso. Io non ho i drop stasera, vero? On PC. Okay. It looks insane. And I'm here to tell you that, like, literally just like 5 minutes ago, we launched the game on Steam. Okay, it's on Steam. That's fantastic. Now, I know anyone actually watching the show on Twitch, if you watch more than 30 minutes of ONL tonight, there's a special Twitch drop, a Spider-Man variant for Marvel Snap. And right now, we've got an exclusive cinematic to show you from Snap. Check it out. Thanks, Io ho Ben. guardato un po' di questo Snap. Non ci ho capito un cazzo, posso dire. Cioè, veramente ho capito una madonna. E non mi ha attirato proprio per nulla. Nuovo KCD? Cos'è KCD, cazzo? Io non l'ho provato questo gioco. Ho guardato un po' di JTAZ e Atrix, non ci ho capito una madonna. Ma era chiaramente Sailor Moon quella, però versione scoiattola. Succede questo, non so perché. Non è un picchiaduro, è un gioco di carte, ragazzi. Ancora Game Pass? Cazzo, basta. Kingdom Come. Ah, Kingdom Come e Kingdom Come. Non mi hanno fatto mica vedere Kingdom Come. Lo sono perso? Cosa è successo? Crimson Desert, è vero, Crimson Desert mi è piaciuto. No, era carrellata Game Pass. Activating cerebral coral control device. Augmented human C4. Perché forse il mio condizionatore ha capito la temperatura. No, si è messo a 23 gradi di un'altra cosa. Perché? Vabbè. Mettiamolo così. Ah, eccolo. Venerdì. È MMO quello di prima? Non c'è pace con questo, sto veramente vivendo un incubo. È la prima volta che un condizionatore in un hotel fa veramente freddo. Però è anche la prima volta che non voglio così tanto freddo. Ma sì che lo giocherò l'Eyes of P, semplicemente vi ho detto, non è il gioco più bello del mondo, purtroppo. Scusa, ma Kingdom Come non si è mica visto comunque, perché dicevi? Cosa sembra interessante? Ma figo, ma che gioco è?
Quindi sono Desert Coop non MMO, ok. No, non è coso questo, non è quello di Ubisoft, come si chiama? Sembra quasi al Gate London. Però non c'entra niente. Solo le armature. Mazza che spadona. Anche questo avevamo già visto. Sì che è free to play, sì. Cavel, grazie per i 14 mesi. No, non credo fosse... No, era quello lì con un botto di giocatori. Non c'entra niente con i trailer che abbiamo visto. Who's come all the way to Gamescom to unleash even more news on MK1, which ships in just a month. Please join me in welcoming to ONL Ed Boon. Ma li ha proprio passato davanti, ma scusami. Chissà che fine ha fatto quello che è salito sul palco. Hello, Ed. Hey, Jeff. Fancy seeing you here. Well, we had a lot Sai of perché non si capisce quasi mai di che tipo di gioco è? Perché sono stronzi. And I gotta say, every trailer you drop just gets crazier and crazier. So what did you bring to Gamescom? We brought another, probably our craziest trailer of all. You know, since we introduced the gameplay at Summer Game Fest, una carrellata di we babaliti. couldn't believe the reaction people having to the game, and they've actually gotten their hands on the game, which has become even more exciting. I can't believe the crazy stuff people have come up with, combining the main characters and the cameo characters. It's been a riot. But this trailer we have here should give you an even better idea of just how insane things get with this game. There are some reveals in it. I gotta say, this is such a great asset. You guys are gonna enjoy it. Here it is, Mortal Kombat 1, the brand new È stata trailer. veramente una conferenza della minchia. Outworld can be both alien and intoxicating to Earthrealmers. While our realms are at peace, there are Outworlders who would prefer us to be at war. General Shao. Victor of the Tavarian War. Conqueror of the Quatan Plains. All of Outworld is grateful for his service. Ok. You would consign us to endless war. Better that than be Liu Kang's lapdog. Did not your illustrious father teach you that war is the last resort? Do not forget that, General. We gather once again to honor my late husband's legacy, to continue the tournament that he founded with Lord Liu Kang. Empress Sindel. Let us meet your champion. Earthrealm's champion is Raiden, Your Majesty. Questo giovane Raiden. Or is Earthrealm's champion scrawnier than usual? He has earned his place by embodying the very best In che modo questo trailer è il più matto di tutti? I am ready, Your Majesty. Whom shall I face? We will destroy your champion, Liu Kang. He will taste no victory. So insane you won't believe it. Perché? Ma magari mi sfugge qualcosa, qualche sfumatura. Figo. Fare come gli altri, sì, però almeno negli altri c'erano anche molte più X-ray, molte più fatality. Ma è arrivato un centauro. Ma lei è cosa? È tempesta.
Ma secondo voi sarà un personaggio giocabile il centaurone qua, oppure solo... Ah, si è spenta la luce. Che paura! Che paura, mi si è spenta la luce qua. Arrivo, devo ritrovare il cavo, che adesso sono al buio. Non lo so, signore, è lei? Mazza come, si è spenta la luce e sono finito al buio completo, Cazzo. Pensavo fosse saltata la corrente, invece no, si è spenta solo la luce. Ma non è vero, ma che cazzo dici? Cos'è che ti looks insane? Gamescom. This turn-based grand strategy game is about building and leading a nation Ma through ancora? alternative history. Here is a first look at the gameplay. C'è la bomba finale. Oh. Let's go back to the beginning. There. The world Anche questo ovviamente mi untouched. attizza. No thrones ascended. No history yet written. Just people waiting to be led somewhere extraordinary by you. Microsoft piacciono questi giochi comunque. Will you be wise? E dai, non adesso. Era il Colosseo. Niente. Sulle cose belle mi si deve fottere tutto. However you choose to change the world, one thing is certain. Non è nuovo Humankind, è Nan si chiama. Ara, scusami, Story Untold. 2024, anche questo sarà nel Game Pass. Blizzard has had a long history here at Gamescom, and in its latest game, Diablo 4, it arrived in June and will be supported for years to come. Non with sembrava seasonal content. fosse un Their PV, first season of The Malignant is now ci underway, fossero dei but in a bit of a combattimenti. surprise, we're now about to share with you the first news on the next season coming this fall. It started small. Nameless people that no one would miss. Dead, discarded, their throats torn open. The church ignored the killings, even as fear mounted like the bodies. Oh no! The desperate Bussano. and the brave fought to end the corruption, but they were too late. Ha detto la nuova season, ma non ho capito di che cosa. It changed them, killed them, brought them back hungry. I have fought this plague a long time. Ma però non è proprio lo stile di Diablo. Cioè potrebbe essere Diablo, però non è il suo stile. With all of their strengths and none of our weaknesses. Someone unexpected. Beh, i personaggi sembrano sì quelli di Diablo. È Diablo? Però il trailer non c'entra molto con Diablo. And they'll never see you coming. Ah, il video della nuova season aveva questo stile, non l'ho vista allora. E infatti sì, è Diablo.
Sì, eccolo qui. Hunts them. Kill them. In the realm of darkness, we are Povera the beacon gente, of guarda. light. Let Mi us fa ridere pierce through the il hearts of the damned. negromante che uccide gli zombie. We hunt. Ah no, che sono vampiri, giustamente. Season of Blood, ok. Gamescom, Da quanto è fuori please Diablo? welcome actress and Da producer 2 Gemma mesi? Chan, who is voicing the role of vampire hunter Eris in the Season of the Blood, and the general manager of the Diablo franchise at Blizzard, Rod Ferguson. Welcome to Gamescom. Hi, everyone. Gemma, this is so exciting to have you here. Welcome to the video game world. I know this is your first video game, right? It is. Thank you for having me. It is my first video game. I have always appreciated the power of storytelling Lei è in all its different un'attrice. forms. And L'ho già vista in some questa Gemma ways, Chan. video games are very much like interactive cinema now. So I was so excited to play this character, and yeah, thank you for inviting me into the Sono world of abbastanza Sanctuary. sicuro di averla già You did an vista. excellent job. I can't wait for people to hear you. Yeah, this Sì, is è exciting. un'attrice. Era negli Eterni, two, which will be era. coming, as you said, in October. What can you tell us about the character that you're playing, Eris? Era in Eternal, anche in Capitan Marvel. Seasoned vampire So, hunter. Capitan Marvel She is cosa going ha to fatto. be your badass Sarà in warrior The companion Marvels. as you fight your way through the perils of Sanctuary. She's complex. Era in She's seen Sherlock. quite a bit of horror in her lifetime, so initially she comes across as a little bit Era in cold Animali and Fantastici. jaded, but in a Era fight she will Nagini. definitely have your back. Good to know. Rod, tell us a bit about what we can Mi sa che expect era from this new Nagini Diablo lei, season in October. possibile? Well, Jeff, you know, Diablo is about creating that ultimate power fantasy. And obviously, a lot of people have been doing it. We have over 12 million players and 1.3 billion hours played so far. Sì, And vabbè, I ha just fatto want un to take a botto di second roba, to say comunque thank l'avevo già you. vista. We're so appreciative of their enthusiasm and all the player feedback. It's going to help us make great seasons for years to come. Now, for our free second season, Season of Blood, you Era get to più giovane, join beh, sono Eris as a passati vampire anni. hunter, but not just any normal vampire hunter. You're going to get cool vampiric powers and become kind of a daywalker, a vampire that hunts vampires and ultimately tracks down and faces Figo. off with the Blade, big bad fai. vampire lord. Now, that's season 2, and that's October. So we still have lots of time to jump into season 1, the season of Malignant. So, you know, seasons are a great time to start with Diablo because we all begin at the same place. So come join us in Diablo. Amazing. All right, well, thank you both for making the trek here to Gamescom in Germany, and we can't wait to meet more Eris and hear more in October. Fantastic. Gemma, Rod, thank you so much. Thank you. All right, Thank you. now it's time for another world premiere. This one is a European-made game about hope, love, friendship, and robots. Questo è quello di cui parlava Serino. Disinformation, where danger lurks around every turn. Ma dei creatori di coso. On a fateful road trip to discover their true. Please tell me you're done. Oh, we're just getting started, dude. Di come si chiama? Di Road 96, I believe sì. kids call it K-pop music. Just K-pop. Turn it down. Leave my music alone. Shut the hell up. Words Cosa have succede? power. They can give you strength. Ready for this? Stand still. Words can bring people together and tear them apart. But if words hold so much power, he has no respect for you. She's right. The question is, Ah, lei ha il superpotere di dire alla gente di far la We roba? all agree that my trailer voice was better than yours. Questo è bello, questo lo voglio. Questo Day One. Guarda come ha spento la cosa che c'era prima. Questo è incredibile. Sia lato artistico che tutto proprio. Cioè, poi vorrei capire il gameplay in queste scene, ma
Thank goodness you're here. Bello! Mike, grazie mille per i That's a really 16 fun indie game. mesi. Thank goodness you're here. And now to completely shift the tone again, I'm here with Sam Lake, who's going to take us to a very dark place with Alan Wake 2. Alan Wake 2, Sam, welcome to finalmente. Gamescom. Mi ero This dimenticato game di is Alan coming out in Wake. October, and we've had so much fun. We announced this a few years ago at the Game Awards and at Summer Game Fest. We met Saga Anderson and heard a Treno little bit of Marcus, her saluti side of ragazzi in the story, but trasferta, un everyone's been asking saluto, me, and I grazie certainly mille. expect you, what about Alan's story? What can you tell us about what it's like to play as him? Tonight, I think it's finally time to answer that question. Thank you for having us here, Jeff. Yes, finally, it's time to show our title character, Alan Wake, and his struggle to escape the nightmare dimension of the dark place, where he's been for the last 13 years, ever since the first Alan Wake game. It's a long time. We've been waiting a long time to play another one. We're going to see some footage here, and I know you're actually using live action as well in it, right? And it's going to be kind of really blended together in a cool way. Yeah, the dark place is a dream reality, and it keeps drawing from Alan's mind, his thoughts, his fears, his writing, and he comes from New York City, and for years he has written crime fiction set in New York City. So now the dark place takes the shape of a nightmare in New York City. And we have used different mediums in our experience, in our games for storytelling, live action for sure. This time around, we've integrated live action seamlessly into the experience to show the dreamlike nature of the dark place. This game, I cannot wait. We don't have to wait too long. It's coming in October, but let's take a look now Dovrei at the rigiocare brand l'uno, new mi ricordo trailer for Alan niente. Wake 2. Sam, thank you so Mi much. sa che ci facciamo una run Here del we primo go. prima di giocare il 2. In a horror story, there are only victims and monsters. And the trick is not to end Jamie, no, lui è coso. but trapped by the genre. Lui ha... They're all ripped to pieces along the way. Ah, cazzo. Come si chiama? We have a great show for you here tonight. Alan Wake, one of my all-time favorite Max Payne, writers. lui. And this on the show. He's here to talk about his latest book. Initiation tells the story of a fictional writer named Alan Wake, who is trapped in a nightmare, desperately trying to find the manuscript of a novel he has forgotten he's written. Did you write these pages, Mr. Wake? I'm trying to remember it. You're the killer, the cult leader. Ma guarda che c'è anche lui. Ma quindi c'è anche dell'FMV? Perché io pensavo che le scene con l'attore vero fossero solo per il trailer. Wake has a double. Where is he now? I don't want to be in the story, just write me out of the story. Che figo. Non ho giocato Control, merda. Vedete che è proprio collegato Control. No, non ci sono gli FMV in Alan Wake 1, quello me lo ricordo. Absolutely amazing, and È that's che going to do it for opening vedendo gli night FMV live. di Alan We have Wake so pensavo many fossero amazing solo per games il coming trailer, this fall. I want invece to thank all of you venendo for qua being here tonight, watching online. Jasmine, thank you for co-hosting. And I got to say, we got a lot of great games coming up in the next few months, so I hope you enjoy the rest of Gamescom and get ready for what's going to be quite a debate about Game of the Year. And speaking of the Game of the Year, I'm happy to announce tonight that the Game Awards will be returning live this December, and we've got a date for you. Thursday, December 7th, the show will be streaming live everywhere. It is our 10th Chissà show, chi salirà which I sul can't palco il 7 believe we've been doing dicembre for 10 stavolta. years. We'll be live at the Peacock Theater in LA on Thursday, December 7th, and I hope to see you then. It's going to be a very, very special show. Thanks again for watching Gamescom Opening Night Live. We'll see you again next year. Posso dire che abbiamo fatto fatica? Abbiamo fatto veramente fatica a finirla sta roba? Porca zozza. Io personalmente ho fatto molta fatica. Così.
Fatica no, ma è stata blanda, sarà che sono stanco. Non mi ha detto veramente niente di che. Vabbè, vi raido i ragazzi di Multi a sto punto, che vado a salutarli. Noi ci vediamo, allora, domani mattina dalla fiera, vediamo cosa riesco a combinare, al massimo domani pomeriggio, comunque una live domani in tarda mattinata, primo pomeriggio ci sarà. E domani sera non so se fare la live del Future Game Show, devo essere sincero, non so se è come questa, boh, forse ci conviene giocare. Però, vabbè, dai. Le conferenze delle 3 erano più soporifere, va bene, va bene. Ragazzi, vi auguro una buona notte, una buona serata e adesso vedo se scendere lì. E comunque, la cacca la fa chiunque. Ciao belli, buonanotte.